All'ultimo, così. No. You can leave your role to Leonardo when you go. Okay. Sì. Ci siamo? You're gonna have the mic. Yes. Yes. Or maybe Tommaso. Yes. Fare così. Mi prendi la cartellina per favore? Grazie, Che c'è lì e vabbè anche quelli. No, non va bene. Non va bene. No, no, no. Ragazzi, scusate. No, 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 no. Basta, stop. Non va bene. Non va Ma bene. infatti, ma io non cosa fa? capisco, non capisco. Sono 4 musicisti fatti e finiti, laureati peraltro. Sì. Cioè, Ma laureati. facciamogli togliere la laurea, visto che siamo in sta stanza così Questa è un'ottima prestigiosa. idea. Non lo faccio io, lo fa il padrone di casa, il prorettore dell'Università di Padova, Fabrizio Dughiero, al quale lascio la parola. Prorettore, prego. Gli diamo anche un microfono, glielo do io, dai, facciamo il... Posso darglielo io? Io non sono laureato, però. Se... E anche lei? Ah, pensi un po', vede, no. i casi della vita. Tanto buongiorno a tutti, veramente un piacere ospitarvi qui. A dire la verità, quando ho cominciato a suonare mi è venuto un po' di terrore, ho guardato il lampadario, perché di solito in questa sala facciamo concerti di musica classica, ma è bellissimo perché un grande ossimoro tra musica rock, tradizione, come l'ossimoro tra quello che abbiamo qui, tradizione culturale e innovazione di cui sentiremo parlare oggi. È una doppia soddisfazione ospitare la finale di Enactus qui a Padova, perché forse non lo sapete, ma noi quest'anno celebriamo il nostro compleanno, 800 anni, quindi insomma, e quindi è una doppia soddisfazione avervi ospitato qui anche con un evento del genere, anche per celebrare questi 800 anni dell'università. Ed è veramente bello vedere un sacco di giovani partecipare a questa grande manifestazione. Io stamattina sono stato invitato a parlare ad alcune aziende in un evento riguardo al recruiting di queste aziende, proprio dei giovani, e mi chiedevano: ma qual è il problema per reclutare i giovani, per trattenere i talenti, per formarli? Io ho detto che insomma una delle cose fondamentali
è che facciamo loro apprendere l'orientamento all'imprenditorialità, perché sicuramente il futuro è fatto di competenze che ancora oggi non conosciamo, è fatto di lavori che ancora oggi non conosciamo, e quindi l'unico modo per dare loro, come dire, la capacità di essere nel futuro, di stare nel futuro, è proprio questa: orientamento all'imprenditorialità e la creatività. E secondo me Enactus va proprio in questa direzione, cioè dare loro la capacità di essere imprenditori, perché dovranno essere imprenditori in qualsiasi ruolo dovranno coprire, ma soprattutto dovranno essere creativi. E allora, e chiudo, l'ossimoro che abbiamo qui, tradizione e innovazione, fa parte proprio di acquisire queste competenze legate alla creatività. Ingegneria e latino, ingegneria e filosofia, economia e medicina, tutte cose che devono stare insieme. E questo lo fa Enactus, mettendo insieme studenti che provengono da discipline diverse per sfidarsi su innovazioni di carattere sociale, quello che servirà al mondo del futuro. Quindi grazie di essere qui, grazie a tutti e buon lavoro, in bocca al lupo ai 4 finalisti. Grazie mille prorettore, grazie. Fra l'altro, prorettore, mi verrebbe da dire 100 di questi 800, insomma, che prosegue questo cammino fantastico, lungimirante. Peraltro io con Beppe Salmetti e la band eravamo rapiti da questa cornice, la Sala dei Giganti, un po' schiacciati, devo dire, da questo consesso, ma ci sono altri giganti che saliranno su questo palco, non siamo noi, saranno i ragazzi con le loro idee, naturalmente la National Competition. Però io è un po' più giovane dell'Università di Padova, però Enactus promette di fare parecchia strada. Dene Di Cristina, presidente di Enactus Italia, a cui cedo volentierissimo la parola. Grazie Giampaolo e grazie al professor Dughiero. Devo dire che la sua apertura ci onora e sono sicuramente moltissimi gli spunti di riflessione che ci ha lasciato. Poi, oltre a fare gli auguri per gli 800 anni, devo dire che devo ringraziare l'Università di Padova, che lei, professore, rappresenta oggi, per l'ospitalità in questa splendida e meravigliosa città, e poi devo dire che finalmente in presenza in una cornice meravigliosa, storica, come questa della Sala dei Giganti, prestigiosa, in questo palazzo splendido. Ora, benvenuto a tutti e un ringraziamento, vi ringrazio per la vostra partecipazione, sia a voi in presenza che ovviamente a quelli che ci stanno seguendo da casa tramite il web. E quindi grazie per la vostra partecipazione alla 6ª edizione della National Competition di Enactus Italia. Ecco, siamo finalmente in presenza e oggi siamo, qui per valutare in questa Final Four quale team, quale università ci rappresenterà l'Italia alla prossima World Cup che si terrà il prossimo autunno a Porto Rico. Qua apro una parentesi, siete tutti invitati all'evento in ottobre. So che la location non è per niente attractive, quindi non vi interessa, però sicuramente lo sono i progetti dei nostri giovani, quindi vi invito caldamente a partecipare. Poi mi fa piacere vedere questa sala gremita, nonostante ovviamente continuiamo a rimanere con i protocolli di sicurezza del Covid, post-Covid, e soprattutto mi fa piacere vedere questa eterogeneità. Abbiamo professionisti, imprenditori, docenti, sponsor, abbiamo i supporters, ma soprattutto abbiamo i giovani, abbiamo i talenti e soprattutto ai giovani e ai talenti, come diceva il professor Dughiero, che ci rivolgiamo. Allora, ovviamente tutti siamo supporter, sostenitori di Enactus, che adesso voglio ripeterlo, è un network di imprese e di aziende, di università, che è focalizzato alla creazione della next generation, dell'elite del talento e della competenza, e questo tramite la meritocrazia, tramite il merito.
E questo deve aiutare anche la nostra Italia, soprattutto a valorizzare voi, a valorizzare, incentivare e trattenere i giovani, i talenti. Poi oltre a trattenerli, secondo me, dobbiamo anche essere bravi ad attrarne anche di nuovi, anche da altri paesi, anche perché l'Italia è in una fase delicata, lo sapete, c'è il calo demografico di cui tutti parlano. Ieri il professor Dughiero mi diceva che le università stanno considerando, ipotizzando un calo da qui a 10 anni di quasi 500.000 di studenti, quindi potete immaginarne l'impatto. Pertanto, oltre ad attrarre, oltre a conservare e mantenere i talenti, dobbiamo attrarne. E diciamo che per noi uno dei punti di discussione anche questo pomeriggio sarà proprio dedicato alle relazioni tra le generazioni vostra, la generazione Z e le aziende. E è una cosa che assolutamente deve essere affrontata, anche perché fondamentalmente mancando i talenti, mancando le risorse umane, sarà sempre più importante investire in voi, investire nei giovani. Lo è sempre stato anche nel passato, però adesso ancora di più, perché è una risorsa preziosa e rara. Voi siete una risorsa preziosa e rara e noi dobbiamo rendercene conto e noi dobbiamo aiutarvi e noi tutti, anche tramite Enactus, dobbiamo spendere tempo e cercare di parlare tra di noi. E in effetti la domanda che mi viene è proprio come fare a far dialogare e a pensare insieme diverse generazioni in modo che si possa dare spazio, come diceva anche il professor Dughiero, all'innovazione e alla sostenibilità. Questa domanda la lascio ai nostri relatori che ci seguono. Intanto di nuovo un in bocca al lupo ai 4 team filanisti, un ringraziamento a tutti, professori, docenti, coach, anche per quelle squadre che non ce l'hanno fatta a entrare nelle Final Four, e direi con questo concludo ringraziando ancora il team meraviglioso di Enactus Italia che anche questa volta ci ha stupito con questo evento. Vi ringrazio e buona National Competition. I'm looking for. You haven't found it, baby, that's for sure. You hit me up and take me all around in the dust of heat of time, and I'm losing my favorite game. I'm losing your mind again. I'm losing my baby.
Primitive Mule. L'applauso, mancava l'applauso. Stavolta andava bene, eh? Sigla perfetta. Tra l'altro stavo ragionando, all'inizio ha preso una piega strana, quella degli ossimori, pro rettore e anche presidente, perché we all win e loro cantano I'm losing my favorite game, quindi adesso dobbiamo metterci d'accordo chi perde e chi vince. È vero, vinciamo tutti, però quest'oggi qualcuno vincerà un po' più degli altri e sapete anche perfettamente cosa vince. Sarà un viaggio, spero, interessante, bello, sostanzioso, lo punteggeremo naturalmente a modo nostro, un pizzico di ironia, non troppa, naturalmente, però questo viaggio non può iniziare senza una figura fondamentale di tutto ciò, la country manager di Enactus Italia, Marta Bertolai. Eccoci Marta. Funziona? Sì. Ti posso fare un quiz? Proviamo, se sono capace. Tutti questi giganti. Numa Pompilio. Anco Marzio. Tullo Stilio. Cesare. Petrarca. Non so se c'è. Boccaccio. Vabbè, niente, va bene così. Sono preparata. Allora, quasi tutti gli astanti sanno cosa succede, ma è utile un attimo ricapitolare il tutto, ok? Va bene, ma prima di ricapitolare, di nuovo, anche se è già stato detto, anche se Ridillo. il professor Dughiero ha fatto il suo annuncio, il suo benvenuto, anche se il nostro presidente ha fatto il benvenuto, lo faccio anch'io. E quindi benvenuti a tutti. Come vedete, questa volta abbiamo tantissimi studenti in presenza e quindi è un grandissimo ritorno in presenza. Parlavamo ieri sera a cena della sindrome di Stendhal, che io in qualche modo sto quasi provando di fronte a tanta bellezza, quindi in effetti i giudici non li vedo perché ho i fari in faccia, comunque so che ci siete e quindi grazie a tutti, studenti tanti, rappresentanti del mondo del business tanti, ospiti tantissimi e quindi niente, oggi siamo qua e grazie in particolare all'Università di Padova, non solo perché ci ha dato questa location meravigliosa, Fabrizio e Patrizia grazie, ma anche perché è una location veramente incredibile e per tutto il supporto che avete dato dietro le quinte, questo è importantissimo. Benvenuti anche a tutti i giudici e quindi ricordatevi mentre votate che siamo qua per formare la futura generazione di leader. Come? Che abbiano a head for business and a heart for the world. Questo è il nostro motto e quindi non poteva mancare. Li stai caricando di grande responsabilità, ne sei consapevole, sì, vero? esatto. Okay, ma sono abituati alle spalle larghe, quindi... Esatto. Ma senti, i protagonisti però sono i ragazzi in qualche modo. I protagonisti sono i ragazzi, oggi ci sono tutti, abbiamo 15 team, quindi ieri c'è stata la opening round, quindi per fare un brevissimo recap hanno gareggiato tutti in una piattaforma online, sono stati giudicati da altri 70 giudici presi dal mondo del business e oggi siamo qua per vedere chi sono i 4 finalisti e non solo, e poi anche per decretare il campione nazionale, come hai detto tu, volerà a... Puerto Rico. Esatto, corretto. La location quella poco attractive, come dire, no? Esatto. All'inizio doveva essere a Cinisello Balsamo, conosco, c'è una Corretto. fabbrica bellissima, poi Daniele ha detto, ma sai che c'è, forse è meglio se convinco quelli dell'International a farlo, vabbè, ho vinto. Peccato, Cinisello non era male. Però, dai, alla fine... Puerto Rico è meglio, sì. Però sai che cosa non abbiamo detto dall'inizio? Che siamo qui, ritorno in presenza, in una location bellissima, però abbiamo un sacco di pubblico che ci sta seguendo da casa. Certo, sono quelli in streaming, Quindi, naturalmente, che ci stanno esatto. seguendo. E quindi un grazie anche a loro. Un grazie anche a loro, grazie Esatto. naturalmente ai tecnici, la regia, eccetera, però io lancerei questa cosa. Io ragazzi vorrei che in queste 4 ore, 3 ore, insomma, non spaventatevi, ma vedete che voleranno. E io vorrei scatenare l'inferno sui social e vorrei lanciare il primo hashtag. Intanto Enactus a manetta 2022, questo è ovvio. Mi sento un po' Amadeus a Sanremo quando dico 2022, però facciamo 2022, mi sembra un po' più liturgico e corretto. Io vi proporrei il primo hashtag, siamo in tanti qua a Padova, quindi secondo me spacca, Facce da Enactus. Cosa vuol dire Facce da Enactus? Che sono loro, sono i ragazzi. Quindi noi abbiamo tutti i team che adesso sfileranno qua magicamente, ma pregherei almeno al team leader di preparare il cellulare. Anche questa cosa non si potrebbe fare perché è uno spettacolo, ma ve lo concedo. Preparate il cellulare, mentre sfilerete qui, vi farete un selfie. L'hashtag su Instagram è Facce da Enactus. Io e Marta scompariamo perché è meglio che non rientriamo nelle facce da Enactus.
e tra pochissimo appunto faremo questa sfilata, così anche la giuria e tutto il pubblico avrà modo di vedere tutti i vari team. Sei d'accordo? Sono d'accordo, anche perché la sfilata è in pieno stile Enactus International e quindi uno di questi team sfilerà anche sul palco di Porto Rico. E quindi, certo. Quindi si inizia a scaldare i polpastrelli sì, e non la solo, faccia. cioè, Certo. adesso vedremo la presentazione di 4 team, però hanno partecipato tutti e quindi il momento di gloria è per tutti. Li vediamo tutti? Tutti. Perfetto, allora iniziamo a far passare il primo team, Enactus Ca Foscari. Vedo delle facce da Enactus. Prego. Il selfie veloce, chi ce l'ha? Nessuno, ce l'hai? Veloce. Enactus Ca Foscari. Rovina il selfie. Eccolo, rovinato, a posto. Benissimo, poi abbiamo Team Enactus Cassino, Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale. Buongiorno ragazzi. Perché siamo in tutte le foto noi? Non dovevamo esserci, siamo ovunque, vabbè. E poi abbiamo Enactus John Cabot University. E poi a seguire il selfie più veloce della storia, vediamo chi è il più veloce. A seguire abbiamo Enactus Padova. Eccoli i ragazzi di Enactus, giocano in casa, giocano in casa, quindi a loro agio proprio. Vedo grande agio, sono tantissimi peraltro. Ma quanti siete? Scusa. Questo è un team gigantesco, non vale così, cioè non è che avete più possibilità di vincere se siete in tanti, vabbè. Enactus Padova, qua servono 122 selfie perché sono una squadra di calcio. Dopo Enactus Padova si prepara per la sfilata Enactus Polimi. Mi raccomando, hashtag Instagram, facce da Enactus Polimi. E poi il prossimo team, Enactus Polimi GSOM. Enactus Polimi Graduate School of Management, ci sono anche loro. Ok. Enactus Università di Brescia. Forse era Brescia? Enactus Università della Calabria. Solo loro? Dalla Calabria. Eccoli. Viaggione, lungo. Questo è notevole, Questo è notevole. Questo è il selfie che mi è piaciuto più di più, perché hanno avuto l'arguzia di spostare l'angolo di campo, devo dire, notabile. Allora, Enactus Università Cattolica. Ciao ragazzi, benvenuti. E intanto si prepara l'Enactus Unimi, Università degli Studi di Milano, e ci sono anche loro. Mentre procedono all'Acri anche quelli dell'Università di Trento. Ciao ragazzi, benvenuti. E c'è anche Trento. E poi c'è anche Team Enactus Università di Trieste, giusto? Trieste. Udine? Padova? E non sento, venite, tanto arriva la grafica. Io ho Trieste. Venite, venite. Credo, spero Trieste, giusto? Triestin, benissimo. E poi vicino a Trieste c'è Udine, più o meno. Torino? Torino sono loro. Trieste, Udine. Torino, vabbè. Infine, adesso non so più chi siete, quindi Udine ce l'abbiamo, Università degli Studi di Udine.
E infine l'ultimo team, UniVPM. Eccoli, erano già in prima fila, meraviglioso. Università Politecnica delle Marche, ciao ragazzi, benvenuti. Sono tantissimi peraltro, fantastico. Allora, dobbiamo ribadire che non è che se vengono in 25 hanno più possibilità di vincere, è l'idea che conta, no? È l'idea che conta. Mi conforti Come in l'hanno questo. implementata, assolutamente. Va bene, adesso sono tutti sorridenti, strappiamo qualche sorriso in più a qualcuno e purtroppo dovremo togliere il sorriso forse a qualcun altro. Purtroppo sì. È il perché primo dobbiamo- momento un po' tosto sì, questo. momento tosto. Ok, cosa facciamo? Vediamo insieme le 4 league? Facciamo un recap delle 4 Vai. league come hanno partecipato ieri. League 1, JCU, Padova, Unical, Polimi. League 2, Unito, Torino, Unicat, Cattolica, Uniudine, Milano, statale. League 3, Trento, UniVPM, Unibrescia, Cassino. League 4, Trieste, Ca' Foscari e Polimi. Quindi direi, mandiamo la slide con la League 1. Ok. Quindi tu adesso mi dirai chi tra questi 4 team si è guadagnato l'accesso alla Final Four. Esatto. E quindi se la gioca davvero. Quindi John Cabot, Padova, Unical o Polimi. The winner is... C'è un po' di c'è tensione nell'aria. Devo aspettare. Sì, non so, non la forse... Ah, ecco. Devo aspettare la... Unicalabria! Ok, Com'è? Ludo, stai sentito? La Stai sentito Calabria si è l'urlo? fatta sentire. La Calabria si è fatta sentire? Sì. Decisamente. Vediamo chi si fa sentire della League 2. Tra Torino, Unicat, Udine e Uni Milano, Statale di Milano. The winner is... Uniudine! E anche qua si sono sentiti forte. Sì, però c'è una strana geometria, prima fila, seconda fila. Non è che... No, non è quello che governa, no, secondo me. assolutamente. Proviamo, assolutamente. proviamo col terzo. Vediamo, Liga Terza. Vediamo col terzo. Trento, UniVPM, Unibrescia, Cassino. The winner is... Università di Brescia! Ultima, last but not least, League 4, Trieste, Ca' Foscari, Politecnico di Milano. The winner is... Politecnico! Posso dire che, allora, è la seconda volta che mi dai l'onore di condurre questo evento meraviglioso e l'altra volta che eravamo ognuno a casa propria, io vedevo i ragazzi saltare in uno schermo, no? Però vederli saltare così è molto molto bello, quindi poi salteremo ancora insieme. Fantastico. A questo punto Questi sono i potrebbero... 4 finalisti, no? E quindi Facciamo salire i 4 leader. team facciamo leader. salire i 4 leader delle Unicalabria, Uniudine, Unibrescia e Politecnico e farei partire la time slot selection. Oh, siete contenti? Sì, molto, molto contenti. Venite pure ragazzi, sapete che adesso, sì, felici, ma adesso inizia la parte seria. No, lei piange, ok? Sta piangendo veramente? Va bene. C'è anche il momento, no? Cioè, se piange adesso pensate se casomai, e non lo dico, chiamiamo... Cioè, ci sono psicologi in sala? Tutto a posto? Abbiamo qualcuno, una piccola terapia, sapete, gestire le emozioni, lo stress, insomma, vabbè. Si può Quindi fare. Sì. abbiamo, io ho troppe cose in mano, non riuscirò a fare niente. Non piangere! No. Allora, la time slot selection quindi Sì. funziona così. Abbiamo i 4 nomi dei finalisti. Ok. Li inseriamo nell'urna. Aspetta Marta, ti vedo in difficoltà. Tu non avresti voglia di avere un valletto Sarebbe che molto ti aiuta? bello, tipo un C'è un attore. valletto, c'è uno psicologo, lo sappiamo. Il Vabbè, valletto... dai, mi propongo, sono microfonato per sbaglio. Ma vedi un tutta po', la guarda gag che bello, del fatto che non È la magia pronto. dello spettacolo. Cioè, a un certo punto c'è uno microfonato e dici, ma perché lui può parlare? Per questo. Tanto controllo la scatola, Bravo. è una scatola e non c'è dentro niente. Sì? La faccio vedere, magari Sì, sì. non no, fa così perfetto. il balletto. Sì.
Benissimo. E adesso? Intanto abbiamo Giulia, che è una delle 2 program manager di Enactus, a cui va un grande applauso insieme a Silvia, che è qua seduta, senza le quali nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. E quindi, tra l'altro, loro hanno una storia, scusami, ma hanno una storia particolare, nel senso, proprio in pieno stile Enactus. Loro erano, sia Silvia che Giulia, 2 studentesse Enactus cattolica, si può dire, perché tanto... E poi che cosa hanno fatto? Si sono laureate e hanno deciso di proseguire il loro percorso in Enactus, e quindi sono venute da me. Adesso dove andranno non si sa, per adesso sono con me. Poi, Dipende dal Dio tuo sa. livello di tortura e di stress Esatto. che attribuisci loro quotidianamente. Esatto, Ecco, tra è 6 tutta... mesi magari ci ritroviamo, facciamo un evento in mezzo e io ti dirò dove sono andate, se sono Perfetto. rimaste. Va bene, quindi adesso abbiamo Unical, ok? Sì. Lo pieghiamo e lo inseriamo nell'urna Lo del piegherei in balletto. più parti, perché non dobbiamo riconoscerlo. Certo. Vai, perfetto. Primo, Fatto, Beppe Salmetti ha detto che non è laureato, in realtà è un notaio, esercita la Udine. professione da 10 anche anni. non avendo la Lo laurea. tengo io. Inspiegabile questa cosa, Sì. però. Ma io punto l'honoris causa, però rettore, punto l'honoris causa nei prossimi anni. Poi ci sentiamo dopo. Politecnico. Anche questo in 4 parti. Controllo anche che non scottino. No. Cosa Non- c'entra? sai che una volta la pallina che scottava, ti ricordi il famoso caso? No. Dai, lotterie truccate, certo, dai. certo, perdono. No, sono tutti a posto. Sono... Sì. Eccolo qua. Ok. Chiudo e mischio Mischia. anche, no? Sì. Questo è così proprio. È bravo così. però, eh? Bravissimo, è Cioè- così che funziona sul palco dell'internazionale, uguale. Quindi Uguale. inconsapevolmente stiamo facendo bene. Tutto uguale. Faccio anche un po' il movimento di bacino. No, Vabbè, quello Non serve a magari... niente, però non si Esce sa mai. basta. Anche la voce, senti che esce così. Vabbè, Va mi bene, spiace. adesso lasciamo Scusate. che sia Giulia. a Giulia, pescare. peschi tu, mi sa, sì. Mi raccomando, tutti dicono mi raccomando. Intanto Non so che cosa voglia apre- dire, ma mi intanto che raccomando. apre però spieghiamo che cosa sta per succedere. Sì. Giulia leggerà il primo team dei 4 finalisti e il rappresentante dovrà scegliere se partecipare nello slot 1, 2, 3 o 4. Quindi l'ordine di E presentazione. L'ordine di presentazione della giornata. Perfetto. E vi dovrete posizionare più o meno, sotto. Così, per È una la bella foto finale. responsabilità, eh. Esatto. Cioè tu andresti per prima o per ultima o per seconda o terza? Io non andrei. Vedi? Intanto. Il che ci conferma Beh, per che- esempio, Beppe, se posso dire la mia, io credo che andrei per secondo. Faccio rompere il ghiaccio a qualcun altro, ascolto, ma non troppo, se no le idee degli altri Vedi? poi mi fanno venire dubbi. Ah, ma avrei potuto. Secondo me secondo è perfetto. Io andrei in bagno. Sì? Credo Vabbè, che- no, resta che altre 2 rovine devi dirle, 2. Vai. Quindi il Vediamo, primo vediamo chi è è. Unical. Università della Calabria. Calabria. Ah. Che slot scegli? Il quarto, non omaggi Bravo, il mio bravo. punto di vista, ma è Beh, interessante. degli spettacoli di solito si ricorda il Bravo. finale, dicono qualche È vero, regista dice è così, vero anche quindi questo, magari è vero anche porterà questo. bene. Scelta Teniamolo audace, un po' più ma avanti, un po' certo, più avanti, notevole. e lui vieni un po' più avanti e mettiti un po' più a destra. Perfetto, scusate, sono un po' perfezionista. Vai. Stiamo aprendo? Sì. Secondo estratto, Università di Brescia. Secondo posto, perfetto, ottimo. Hai ascoltato i consigli. Ho una tremenda responsabilità a questo punto. Terzo estratto, Università di Udine. Scegli. Primi. Per primi, Udine. È lì. E quindi Cosa senza alcuna scegliete voi? possibilità di Ah, il scegliere. terzo, scusa. Se volete conservare... Sì, terzi? Direi di sì. Perfetto, io direi che Io me li sono anche questi i segnati 4 improvvidamente, finalisti. li introdurrò sicuramente sbagliando qualcosa. Quindi ragazzi, grazie mille, preparatevi, in bocca al lupo, la giuria già inizia a concentrarsi. bocca Sapete, al poi lupo. spiegheremo la modalità. Grazie mille, recuperate pure il posto. Grazie ragazzi e complimenti per il momento. Marta, grazie mille anche a te perché Grazie. mi hai svelato in maniera compiuta questo complesso meccanismo, devo dire che però è perfettamente neutro, perché è democratico, parzialmente affidato al caso, la scatola purtroppo nelle mani di Beppe Salmetti, ma su È questo non ancora si una posso- scatola comunque, eh? Sì. È rimasta È tale. rimasta tale, trasparente, perfetto. Bene, Grazie mille Marta. grazie mille, Noi ci grazie. vediamo dopo. Grazie. Marta Bertolai. Ma in tutto questo io vorrei, come dire, svelare alcuni dei talenti, delle caratteristiche del nostro valletto Beppe Salmetti, che non è soltanto qua per strapparvi un sorriso, ma anzi per introdurre qualche pennellata artistica, letteraria, d'altra parte il contesto lo consente. Beppe Salmetti, facciamo una presentazione come si deve!
Cioè, E se questa chiudi è la sigla così, a volte funziona, a volte no, dipende. Sì. Allora, non ero pronto a questo grande e pomposo intro, Sì. perché tu mi hai chiamato qualche settimana fa, possiamo Sì. dirlo, mi hai detto, senti, prepara una cosa sulla diversità. Certo, è Con uno dei molto temi, randomico. dei grandi cavalli di battaglia. Sì, di Enactus. però me l'hai detto così al telefono e io non sapevo cosa portare, quindi a un certo punto ho detto cosa faccio? Cioè non posso arrivare in un posto in cui qui ci sono le menti più brillanti degli ultimi, credo, 25 anni, sono tutti molto giovani, però menti brillanti. Qui Sì. ho davanti dei giudici che hanno portato avanti l'Italia, credo, negli ultimi 30 anni. Cioè io come posso arrivare e lì c'è il prorettore, capisci? Cioè mi hai invitato nel posto sbagliato. Nella Quindi sala io dei giganti. partirei parlando di diversità dicendoti, ma tu il tonno, quando lo togli dalla scatoletta, come lo togli? Scusa? Come togli il tonno dalla scatoletta? E sei serio? Te lo giuro. Come lo togli? Apro la scatoletta? Sì, cosa utilizzi per toglierlo? Allora, prima lo scolo leggermente dall'olio. Vabbè, sì, ma cosa E poi usi? una Cioè, forchetta. La forchetta, La vedi? forchetta. Perché usi la forchetta secondo te? Perché Perché negli anni la forchetta nella pubblicità toglieva il tonno. Io ho scoperto da pochissimo che se usi una cosa diversa, ovvero un cucchiaino, esce meglio. Cioè, se tu, perché gratti tutta la parte del tonno e viene fuori tutto. Cioè, tipo, per esempio, altro esempio, andiamo in un altro campo da gioco. Tinder. Tinder. Che è un'applicazione. Qualcuno di voi ha Tinder qui in sala? Ma come fanno finta tu? No, io no, l'ho cancellato ieri, l'ho buttato via, non c'ho neanche il cellulare, l'ho lasciato a casa. Vabbè, un'altra app di incontri, qualcuno ce l'avrà, no? Non alzate la mano, non C'è preoccupatevi. qualcuno che annuisce e ride anche con un Adesso apro malcelato in- Tinder, non lo fare, e vediamo... no. Aspetta, Apri una aspetta. scatoletta di tonno piuttosto, ma non Ilaria è in sala? Aspetta, no, Ilaria no. Federica? No, non No? è possibile. Ilaria? Un'altra Non è Ilaria, un sacco di Ilaria. C'è, vedi che c'è. No. Scusate, potremmo non assistere Ma a questo scempio? questo per dirti, Sì. allora, tu sceglieresti, cioè se devi scegliere un tuo partner, maschio o femmina che sia, sceglieresti per analogia, cioè andresti in una zona di uguali interessi o andresti all'opposto? Non lo scelgo a priori. Te lo dico io, tu andresti purtroppo negli uguali interessi e sbagli, perché Ah. le vere grandi scoperte dell'essere umano sono state fatte molto spesso per errore. Per esempio, sapevi che il Viagra è stato scoperto a caso? No, però... Cioè loro erano lì che provavano questa pillolina sul cuore e a un certo punto uno fa: dottore, allora, io sto bene, cioè il cuore non so, però mi sento particolarmente bene. E lì hanno scoperto questa cosa, che funzionava in un altro modo. Da lì in poi, grande boom della pillola azzurra, che Io non è quella spero di che Matrix. questo tuo pregevole monologo, Sì. che è partito dalle scatolette di tonno, Ed è arrivato, a Tinder e al Viagra, E non abbia ho ancora poi- girato pagina. abbia una conclusione seria, pregna di contenuto, rispettosa della platea davanti alla quale tu stai parlando. Sì. Ok. Allora, questa cosa per dire Sì. che dobbiamo prendere le cose un po' di taglio. Come il Avendo tonno. davanti una grande opportunità, cioè loro sono il nostro futuro. Sì. Devono un po' cominciare a vedere dove non... c'è dietro, capito? C'è dietro l'angolo. C'è sempre qualcosa dietro l'angolo. Io non so cosa ci sia perché non posso saperlo. Però dietro l'angolo c'è qualcosa. Questo è il messaggio che volevo passare. Adesso me ne vado. Sì. Va bene? Sì. O devo restare? Cosa devo fare? No, secondo me può andare, diciamo. Questo, Posso andare? L'elogio della diversità, un po' Prorettore, scomposto. prorettore, sia generoso. Laurea ad honoris causa. Io ho fatto solo un'accademia d'arte drammatica, purtroppo, però poi ci sentiamo. Va. Beppe Salmetti. Purtroppo Beppe Salmetti. Sono 2 anni che Daniele e Marta ci affidano questo compito, sono 2 anni che io dico a Marta dopo l'evento: ma siamo sicuri di richiamare Beppe Salmetti? Secondo me questo giro te la sei giocata. Mi proprio. sa di sì. Definitivamente. sì. Va bene, entriamo nel vivo, direi. Entriamo nel vivo della nostra competizione. Dunque, adesso chiameremo il primo team finalista Uniudine, se non erro, giusto? Corretto, perfetto, voi sapete perfettamente la meccanica, 12 minuti di video, 5 minuti question and answer, dove torchierete la povera rappresentante che ha sulle spalle tutto questo peso, però siccome dobbiamo rispettare i tempi in maniera svizzera, per omaggiare uno stereotipo ormai un po' logoro, io so che da qualche parte c'è la Young, credo. Eccolo qua, ciao la Young. Allora, la Young è un cronometro, di quelli a tasti, una clessidra e anche un po' un notaio, tutti messi insieme. Sostanzialmente lui detterà i tempi, quando lui dirà via è via, quando dirà stop è stop, e quindi ci affidiamo a lui. Il team sale sul palco, lancia la presentazione, io mi zittisco, tutta l'attenzione a loro. Partiamo.
to be here. And siamo pronti? We're ready. Hi, today we will present to you our project, Innovalge, that aims to preserve our health and the health of the planet. Have you ever wondered about the consequences of using chemical colors? Have you ever wondered about the consequences of using chemical products? Two of the main industries in which they're most widely used are cosmetics and textiles. The main danger from the use of these artificial colors lies in wastewaters, which contain dangerous chemicals, toxins, and heavy metals. These waters end up in rivers and oceans, and consequently in the food we eat and in the seas in which we swim. When it comes to cosmetic products, safety concerns are rising. The reason is that many of them contain potentially harmful chemicals that can directly act on the skin, exerting toxic effects in various organs. But there is a way to solve this problem: the use of natural molecules, and phycocyanin is one of them. Phycocyanin is currently the only blue dye found in nature, and it is obtainable through a process of extraction and purification of spirulina, a microalgae. How does it work? Unlike our competitors, we will use a circular economy process, starting from a waste, a share of the CO2 emitted by one of the most polluting industries, namely the production of steel, meeting goal number 12, responsible consumption and production. Thanks to the partnership undertaken with the Italian companies Danieli and ABS, we will use their pilot plant, the first in Italy of its kind, which make it possible to grow spirulina by absorbing part of the CO2 directly emitted by the steel plant. This was created through a 2-year study by a researcher from the University of Padua. The plant currently has an area of 210 square meters, and it is based on an innovative technology consisting in 28 cylindrical photobioreactors. Using water, salts, and light, we can create a product with a higher quality and higher productivity. The algae then has a higher quality than the traditional, meeting goal number 9, industry, innovation, and infrastructure. The algae is centrifuged to be separated from the water and then processed to extract the phycocyanin pigment. The phycocyanin possesses many beneficial properties. It has, in fact, a high antioxidant and anti-inflammatory potential, with a particular concern about good health and well-being, SG number 3. It is also perfect to use in cosmetics and as an organic dye for textiles. This process involves the reuse of CO2 from the steel plant, while also allowing for greater CO2 capture than forests of equal size, undertaking climate action, SG number 13. Is it economically feasible? Our cost analysis showed that the main costs we have to bear are the researcher, workers, energy, and nutrient. In the future, as the production increases, the relative cost change, and the cost of the final product will be halved. This allows us to take advantage of the economies of scale, as we can see. In addition, the growing demand for eco-friendly and quality products, coupled with the high roll rate of the phycocyanin market, estimated to reach a value of 250 million in 2027, will have a significant impact on revenues. Our business model will be business to business. We are different from other manufacturers, thanks to the circular economy process and the higher quality of the final product. This will also enable us to prepare many sectors towards a future ever greener and attentive to human well-being, as well as keeping our oceans clean, SDG number 6. What about the future? We have already planned our next steps. To reach the market in the first phase, we will create a logistic network and new partnerships, get a quality certification, improve our visibility with the website, and look for fundings needed in the following phases. In addition, we will improve our sustainability by switching to renewable sources to power the light inside the photobioreactors.
In the industrial phase, we plan to expand the size of the plant, change the phycocyanin extraction method, and introduce a remote control system to cultivate the algae. Implementing machine learning, we can maximize efficiency and monitor the health of the algae. In the third phase, in fact, we plan to establish new plants, and by using these technologies, we could achieve a better management in different regions of Italy, and we will also consider entering new markets. Last but not least, this project could create new job opportunities. New employees could help us increase the productivity of the plant, and young researchers in biotechnology, electronic engineering, and data science could be hired or do internships, not only to expand the plant, but also to increase scientific knowledge in a newly established field. Thus, Innovalgae enables the creation of a sustainable product with a positive impact on environmental pollution and human well-being, in addition to reusing and absorbing CO2. We invite you to be part of our promising blue future. Hello, I am Luca Filipovic, CFO of Convert, the carbon-negative technological startup which is ready to revolutionize the ethanol industry. Since my team won the national competition last year, we have gone on to verify our technology, validate our market, recruit CO2 conversion experts, and launch Convert as a company. I am here today to invite you to join our community. Convert is a technological startup. It converts captured carbon dioxide and hydrogen into ethanol, a high-value industrial resource used in the making of, for example, beverages, cosmetics, and sanitizers. In an ethanol industry dominated by unsustainable production, Convert is the one true sustainable alternative. In Europe, it has no competition. Traditional ethanol production is agricultural. It creates greenhouse gases emissions. It causes soil erosion and loss of biodiversity. It even competes with food production. In 2021, the world emitted over 36 billion tons of CO2 into the atmosphere. Agriculture, alongside industry, was chiefly responsible, to the point in which everybody's asking, will the world leaders finally do something? Convert disrupts this paradigm entirely. Our project in no way harms the environment. In fact, because it does not rely on fermentation, it is provably carbon negative. It does not emit carbon dioxide. It removes it. In an economy which is becoming more and more green, unsustainable companies face difficult prospects in the next years. Convert is the way for the ethanol industry to refit itself for the 21st century. It is finally possible to have perfectly pure ethanol with zero carbon dioxide emissions. In the last 12 months, Convert has gone through 3 incubation periods which have seriously upgraded our skills and knowledge, recruited high-caliber CO2 conversion experts, verified our technology and obtained the first ethanol, secured $1 million testing equipment and labs. We have also registered our trademark and company, launched its website and social media presence, and promoted our idea in the press, radio, and TV. We have also found a possible partner for a pilot plant and for scaling up in the future. Finally, our industrial phase is scheduled for 2024. So far, we have reached stage 4 of our technology readiness level. We expect to hit stage 6 by next year. Indeed, we are already planning to enter the market. For this, we conducted extensive research to verify whether consumers are really interested in more sustainable products. We even verified their willingness to sustain a premium pricing, a very important finding in the first steps of our commercialization process. We then looked at selected perfumeries in Udine, Florence, and Milan, who seek to distinguish themselves from the competition and make their products more green. As well as immediate B2B2C deals, Convert is also preparing its B2B phase and looking at the possibility of licensing agreements regarding our technology. What we offer to our clients is certified sustainability. At a time when consumers are growingly interested in the environmental impact of the products they buy,
we provide our clients a blockchain-based certificate to display on their products. That way, consumers can verify for themselves that they are indeed using the famous Convert ethanol. In the perfumes and cosmetics industry, it's all about distinguishing your product from the rest. Convert is a unique opportunity for doing just that. But be in no doubt, our carbon negative product can very well be employed in any industry that makes use of ethanol. Convert is committed to UN Global Goals 9, 12, and 13. We believe that sustainable industry is possible if based on technological innovation and sound financials. We also believe it takes ambition. For us, this is the only way of fighting climate change on multiple fronts. Our front is the ethanol industry. And as Convert is still open to investments and actively seeking collaborations, we submit this call to you. Join our community today and make it real. Thank you. Bravo. Now you have 5 minutes for question and answer session. Yeah, sure. Thank you very much. Address the IP topics, intellectual properties. There is no intellectual properties linked to this process? Actually, we are also looking at that field, and it's a core element of our strategy for seeing a future. Indeed, we are planning to start our patenting phase in the first half of 2023, and potentially to get a patent as soon as possible. Our technology is still in work, but is already promising, and we hope that as efficiency grows even higher, we will be able to finally get a patent and exploit also this possibility as well. Yes, absolutely. It is patentable, and we are already doing IP analysis with some partners in order to understand it. I have just a doubt about the first project. I think that it's quite expensive. The production cost is very high. I didn't catch in your presentation, how do you think that the production cost will be reduced in the future to be competitive on the market? Yes. Maybe you explained, but I didn't catch the point of production costs. Yes, unlike our competitor, we produce a high-quality product. And to produce a high-quality product, you have to sustain high cost. But if we expand the production, we can reduce the cost, the unit cost of the product. So we can be competitive on the cost as well. Actually, the main cost is given by the workers, the engineering, and by implementing machine learning and also a remote control system, you can reduce the cost of the workers, and so expanding the plants that will be made in the third phase, you can actually reduce a lot the costs, because they are the main one, and the energy and CO2 that we used to cultivate the algae is given by the emissions. So we also cut this cost. And Judges, you have other 2 minutes if you want to pose other questions. This is the right time. No other questions? So your presentation is over now. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
Grazie mille al primo team che ha un po' rotto il ghiaccio, ha presentato, visto grande attenzione da parte dei giudici, anche da parte del pubblico. Naturalmente tutte queste idee sono piccoli semi che vengono lanciate, non necessariamente vinceranno la National, non necessariamente verranno presentate alla World, però poi chissà, magari hanno semplicemente un periodo di gestazione e di maturazione un po' più lungo, quindi è sempre interessante stare con le orecchie dritte. Vi propongo adesso la nostra prima punteggiatura, che voi direte ma che ci azzecca, per citare qualcuno di noto, però vi assicuro che riusciremo a far ritornare questo apparente punto di vista inusitato nell'alveo dei contenuti nostri, di Enactus, eccetera. Faccio sedere sul palco con grande piacere Filippo Carnovalini, che è dottorando all'Università di Padova, Computer Science, questa è la materia. Buongiorno, benvenuto! Conosci la sigla? No? Adesso raccontiamo anche la gestazione. Che cos'è? È un anime questo? Raman? Ranma mezzo. Grazie. Dai però, Giampa, non sono capisco che preparato. c'hai Lo ormai conoscete? 50 anni, però... Non lo conosce nessuno? Sì, Ma lui. sì che lo conoscono. È lui lo stesso che ha detto sì, uso Tinder, peraltro. Dice sì a tutto. Eri tu? Sì, sì. Lo ricordo bene, seconda Poi fila. ci No. passiamo due segreti, Stiamo scherzando. Filippo, computer science è un modo elegante per dire informatica? È un modo elegante per dire informatica, sì. Siamo stati elegantissimi. Sì, sì. Io in particolare mi occupo di informatica applicata alla musica. Ma non sono qui per parlare di questo. Quindi c'è un algoritmo per farli suonare bene? Cioè meglio, per carità. Questa è una freddura, Miki. Esatto. No, aspetta. Ecco. Beh, tutte queste cose che loro hanno qua sul palco sono state studiate da miei colleghi nel passato, per cui insomma... Fantastico. Ne stanno già approfittando. Ma nel futuro che cosa succede? Nel futuro ci sono tante prospettive, ma seriamente non vorrei entrare in questo argomento, se no vi tengo qui per 3-4 ore solo 3-4 di mio ore discorso. e poi dovresti ucciderci perché sono No, infatti. progetti segreti ai quali Tra stai l'altro, lavorando. tra l'altro, certo. Forse voi non sapete, noi tutti abbiamo un lato oscuro, il suo lato oscuro, e per questo omaggiavamo con una punteggiatura musicale giapponese la nobile arte dell'origami. Esattamente, sì. Che me avrebbe da dire, mio figlio ha trovato tutti gli algoritmi per il cubo di Rubik. C'è un algoritmo per fare anche un origami? Ci sono dei teoremi addirittura. I teoremi, veramente? Ci sono degli scienziati che hanno passato degli anni a studiare i teoremi degli origami. Fantastico. Peraltro, non so se questa meravigliosa, questo Questo meraviglioso è, tocco sì, estetico... un piccolo esempio di origami, sì. È meravigliosa questa cosa. Senti, ma adesso, fra l'altro è inutile che sorridete compiaciuti perché vi metteremo alla prova. Abbiamo dei fogli in sala? Ci sono i fogli, Distribuiamo fantastico. tutti Allora, i fogli. Filippo Carnovalini, non sei qui per raccontarci nelle prossime 3-4 ore dove andrà il futuro della computer science applicata alla musica, ma per farci un mini corso, un tutorial live, non su YouTube, di origami. L'idea a un certo punto è fare il logo di Enactus, che non è, eccolo qua, non è difficilissimo ma nemmeno facilissimo. Allora, in realtà vi sfiderò prima con un origami un po' diverso e poi vi Sì. mostrerò il logo di Enactus, che ci per prepari un appunto po' è per... origami, Fantastico, vai. esattamente. Allora, dovreste avere tutti un foglio di carta quadrato. Fogli di carta? Nella shopper, Perfetto. shopper, sono nelle shopper i fogli di carta. Quindi aprite la vostra shopper. Eccoli qua, qualcuno è già pronto. Ottimo. Tra l'altro ho visto che i bresciani erano carichissimi, già pronti con un origami sulla giacca. Ah sì? Complimenti. Ah. E allora, il vostro foglio è un po' più o meno di queste dimensioni, ma il mio in realtà è un po' più grande. Esattamente. Ok. Adesso la sfida per me sarà farlo con i microfoni in Facciamo mano. così, ma- aspetta. Ce la fai? Faccio così. Fai da asta? Faccio da asta. Molto gentile. Sono un'asta. Molto gentile. Non so quanto regge il mio braccio sinistro, ma lui è Finché veloce. regge bene. Va bene. Allora, cominciamo subito senza indugiare. Sì. Punto primo, pieghiamo questo foglio quadrato a metà lungo la diagonale, per cui facciamo un triangolo. Ok. Non vi preoccupate se non siete precisissimi, ma vedrete che verrà benissimo lo stesso. Eccoci qui. Io parto di solito dal centro e tiriamo. Usate bene le dita e i polpastrelli. Per voi è un po' più facile perché avete un foglio un pochino più piccolo, ma perché lo vedeste tutti mi sono preparato con grandi dimensioni. Io controllo, E poi abbiamo piegato a metà e cosa facciamo? Sì. Lo pieghiamo a metà di nuovo, però questa volta lungo l'altezza del triangolo. Finora chiarissimo. Beppe, come il pubblico recepisce Sembrano, bene? no, sono molto recettivi, vedo Perfetto. grande qualità. Sì. E fin qui ci siamo. Sì. Adesso, sorpresa, Mhm. riapriamo l'ultima piega che abbiamo fatta.
Non ci serve, era uno scherzone. No, in realtà ci serve perché in questo modo abbiamo segnato l'altezza del triangolo. E quello che dobbiamo fare noi adesso è prendere il lato in basso e piegarlo lungo la piega che abbiamo appena fatto, da metà. Io, visto che avevo piegato il mio foglio in 4, ho già questa piega, voi la dovete fare. Ancora una volta non vi preoccupate se non siete precisissimi, ma più o meno cercate di raggiungere la metà del foglio. E così otteniamo questo bel quadrato. Ecco, fai un attimo una pausa, che vedo che qualcuno è un po' indietro, magari lasciamo il tempo necessario. Recap velocissimo, avevamo il nostro quadrato. È bravissimo, fa anche il recap. Lui sì, però il suo mestiere sembrerebbe, quindi... E poi abbiamo tirato su il lato basso verso la metà. Perfetto. Tutto questo ha un nome, y uguale fx2g3 qua, credo. Non so. Esatto. Vero, è quello? È proprio quello. Adesso vi devo far fare l'unica cosa difficile di questo origami, per cui preparatevi. Che è un urlo? Se volete potete farlo per prepararvi emozionalmente a questa cosa. Per cui dovete prendere quell'apertura in alto della piega che abbiamo appena fatto, l'angolino laterale e piegarlo verso il centro esatto del quadrato. Se non è il centro esatto, vi perdono, ma cercate più o meno più possibile di andare verso il centro. Perfetto. Quello che mi sto chiedendo, Beppe, è cosa scaturirà dalle magiche mani di Fabrizio? Non lo so. Cioè, cosa mai potrebbe uscire? Un Una animale, pentola a pressione? Secondo me è un animale. Un animale? Tendiamo a fare animali con la carta. È un animale? È un animale, confermiamo. Bravo. Ora, quello che vi dicevo che la parte difficile è che questa piega che abbiamo appena fatto la dobbiamo schiacciare all'interno. Cosa vuol dire? Che la riapriamo un pochino, facciamo spazio dall'alto e schiacciamo questo angolino dentro, lungo la piega che abbiamo appena fatto. Occhio che questo è difficile. Questo è difficile, adesso ve lo dimostro subito. Qua qualcuno secondo me crolla. E questo è il risultato. Cioè, non che io goda. Io vedo qualcuno che è carico, chiaramente tutti... Beppe, vai a vedere tra i team. Dammi un po' di percezione tra i team. Tra i team. Sì, Allora, quanto Fabio sono Comma concentrati nel frattempo è sull'origami. fortissimo, me lo ricordo. Lui è già lì che ha fatto triathlon, ha fatto box, ha fatto 1000 cose, infatti l'ha già finito in realtà. Sì. E per chi l'ha già fatto bisogna fare la stessa cosa dall'altro lato, così ho l'occasione di dimostrarvelo. Per cui prendiamo verso il centro. Sembra di sì. E schiacciamo. E poi apriamo un pochino e spingiamo verso l'interno. Spero che si veda. Adesso vedo che c'è un me gigante qui dietro che... Sì, sei perfettamente visibile, esatto. Dannatamente Qui didascalico. c'è chi dà istruzioni, non so se vale questa cosa, però lui non ce la faceva e lei sta dando una mano a lui. Se poi con la macchina da presa... Beppe, si chiama lavoro in team, è normale. Infatti, sono dei team. sottolineo che è importante, guarda. Il teamwork va sempre bene tranne gli esami universitari. Esatto. Fatto questo, cosa facciamo? Pieghiamo questo rombo che abbiamo adesso a metà all'indietro, così. Dove c'è l'apertura deve diventare la dorsale di questa piega qui. Ok, dorsale. Quindi non è un invertebrato l'animale? No. Perfetto. Ha una sua spina dorsale che stiamo appena adesso creando, per l'appunto. Ora... Beppe, se hai casi eclatanti che vuoi segnalarci... No, qui sembra un gufo. Qua è uscito un gufo. Un non gufo? so se è più o meno un gufo dall'alto, visto dall'alto. Veramente? Può non sembrare, ma ci siamo quasi. Sì. Ora, l'angolino che adesso viene in basso, se l'avete tenuto come me, lo prendiamo e lo portiamo in alto. Sì. E poi queste alette che sembrano venire su da sole, le lasciamo venire su di tutto quello che si alzano. E voilà. Attenzione. Già si intravede qualcosa. Sì. Queste due alette le abbiamo tirate su da così a così e da così a così e stanno diventando le ali di quello che adesso, insomma... È un colibrì. Si mostra come un tucano. Quello avrebbe un Hai ragione, abbastanza importante, quello è il livello avanzato. Diamo proprio un nome specifico a questa specie. Questa sta per essere una colomba. Una colomba? Una colomba, sì. Molto meglio. Anzi, sempre bello. Assolutamente. Per finirla, semplicemente andiamo a fare una piega qua in alto per fare la testa, il suo becco. Ah, sublime questa cosa, con una piccola piegatura, guarda come la forma... all'improvviso, esattamente. Meraviglioso. E poi, ultimissima piega, prendiamo qua in basso, alla base di questo triangolo che si è formato qui, teniamo bene fermo lì, e la coda gliela schiacciamo sopra a coprire le nostre dita. Questa è un po' articolata, ma come vi viene è sempre corretto. Meraviglioso. Ecco, sto vedendo in sala parecchi piccioni più che... Sì, invece che colombe? Fanno un po' fatica a volare. Diciamo che uno ha un'ala magari più piccola dell'altra, però ci piace un po', no? Come... Sì, elogio della diversità. Bravissimo. Meraviglioso. Un applauso a Filippo Carnovalini.
Filippo, prendi pure, grazie. Allora, io non so se ci siamo lanciati con questa tua performance in un... Sento grasse risate, sento uccelli che cadono, perché dei dovresti tonfi. vedere gli animali che ci sono in sala. Cioè, dovresti un po'... Anzi, scusatemi, possiamo alzarli? Potete alzarli tutti? Alziamo anche le luci, Fateceli un ragazzi. po' vedere, così vediamo a che punto è la... Fatemi vedere. Beh, qua andiamo la fauna. molto Beh, bene, non male molto lì, bene. Vedo niente male, niente male. Sì. Quello è un pipistrello, bellissimo. Può alzarlo, per favore? Pipistrello bellissimo, girato così, In realtà c'è un'interpretazione notevole. Complimenti a tutti perché è difficile così di primo acchito Ragazzi, fare una cosa del in genere. 4 minuti e mezzo abbiamo un tutorial meraviglioso. Adesso Incredibile. faremo il 2.0, cioè ci regalerai il logo di Faccio, Enactus. mi permetto, scusa, Sì? ti chiedo nuovamente di... Ma con grande piacere. Questo lo faccio io velocemente per... Sì. Perché ho fatto questo origami? Perché in realtà, per quanto non sembra, tramite magie della geometria dell'origami, questo qui non è altro che il logo di Enactus. Perché se noi il becco lo facciamo leggermente diverso, se adesso la carta mi obbedisce... Gli stai spaccando la faccia a sta colomba, ma va bene. Un po' sì, ma bisogna... Bisogna soffrire se bello vuoi apparire. La Lega contro la vivisezione si fa sentire subito. Aia. 1 e 2 era apparso il becco del nostro logo di Enactus, se è un becco, non è chiarissimo se anche il logo di Enactus vuole essere una colombina. Le ali le riduciamo leggermente. È fantastica questa cosa. E ci manca solo la coda. Mi piace anche molto far sentire il rumore della carta. Non so se, È un po' ASMR. Sì, ma mi piace molto questa cosa. Ed ecco qua che quello che avete in mano è solo una versione un po' diversa del logo di Enactus in un certo Fantastico, senso. fantastico. Ancora un applauso a Filippo Carnovallini. Riprendi il microfono perché allora io forse in maniera un po' improvvida stavo cercando di far passare questa tua performance sublime come una gigantesca metafora di un pezzo del passaggio dal mondo dell'università degli studi a quello del lavoro, ma se vogliamo anche della National Competition, perché abbiamo una forma grezza, no? Cioè un foglio di carta, che è vero che è geometrica ma è grezza, e tu a un certo punto hai un'idea, l'idea è nella tua testa, devi dargli corpo, ma non puoi dargli corpo in maniera scomposta, sconsiderata, devi seguire alcune regole, no? L'hai chiamata la geometria dell'origami. Assolutamente. Ci sono delle tecniche, quindi con la disciplina giapponese che ben conosciamo, poi ottieni questi risultati. E moltissima pratica. Ecco, allora abbiamo un po' di insegnamenti, no? Esatto. Insomma, tutte cose che rientrano nel modo di lavorare, di operare, di studiare, di inventare di Enactus, di questa grande comunità. Filippo, ti proporrei una cosa, siccome anche Beppe Salmetti ha ascoltato, ha visto il tuo tutorial live meraviglioso, ti proporrei di metterlo alla prova perché sono certo che... Ecco, Guarda, vai, Beppe, dici. salgo solo perché sei tu, Sì. Però ho imparato questa cosa quando ero a scuola. Sì. Se tu fai così, No. È molto facile, vedi? No, ma no. Che cos'è? È una carta cartacea. Apparentemente è una... Che cos'è? Una pallina? Bravissimo, di più. Avete presente il bowling? Giudici, vi farò fare adesso una di quelle piccole cose di teatro, guardate, molto attenti. Voi immaginatevi birilli. No, Io lancio questa non palla puoi da lanciare bowling, è il non potere- contro la giuria. È il potere dell'immaginazione, il potere del teatro. Fidati di me, un attimo, andiamo in un altro mondo. Io la lancio, come la lancio, voi andate giù con la testa come se foste dei birilli. Siete pronti? Ma siamo proprio sicuri di voler fare questa cosa? Sicurissimi, Va tanto bene. io non ho niente da perdere. Vale. E tu no, però, insomma. Bellissimo. Beh, insomma, quasi, va bene, va bene. Vedi dove va l'immaginazione? Che performance. Questo è il Tra l'altro, teatro... guardandola bene, sembra anche una struttura di Arnaldo Pomodoro, se la guardi con un po' di... Trovi? Non me ne vogliano, insomma, i parenti dell'artista. Va bene. Se dopo puoi L'artista riprendere la tua stesso. scultura meravigliosa e magari anche lasciare il palco... No, benissimo. Vado? Grazie mille. Beppe Salmetti, Grazie grazie. Filippo, senti, no, l'ultima cosa. Io non riesco a farti scendere dal palco perché mi hai acceso questa cosa quando hai detto l'informatica e gli algoritmi applicati alla musica. Sì. Cioè, andiamo tra 20-30 anni, eccetera. Potremmo, anzi, un'intelligenza artificiale creerà il riff più figo, più seducente, più memorabile della storia, robe che nemmeno i primitive possono concepire. Cioè, Francesco, tutte le notti è lì che dici io vorrei fare quel riff che scansatevi i chitarristi del mondo. Arriverai tu e lo farai. Io non credo che sarà un computer a farci il riff che sconvolgerà la musica. Io spero che saranno ancora gli umani, come i nostri primitive, a fare una cosa del genere. Ma quello che auspicherei, come ricercatore, è
che lo possono fare anche aiutati il più possibile dalla tecnologia in questo. Quindi non un aiuto, cioè anzi un aiuto, non una sostituzione, perché a volte anche l'errore ci sta, la sporcatura, Assolutamente, l'elemento umano che è quello che ci piace. Si porta avanti. Si porta avanti, insomma, l'ha ben sostanziato il nostro Beppe Salmetti con quella sporcatura di cui naturalmente chiedo venia, naturalmente. Grazie mille Filippo Carnovallini, grazie per essere stata con noi. Secondo team finalista. Siamo pronti? Avete capito ormai la logica? C'è il nostro Young che detterà i tempi. Giudici, avete 5 minuti per le question and answer. Spremeteli, mi raccomando. Avete 5 minuti, usateli tutti. Quindi lascio la parola, lascio il palco soprattutto al secondo team finalista, che è quella dell'Università di Brescia. Ragazzi, in bocca al lupo, a voi il palco. Grazie a lei. Grazie. Prego. Grazie. Stanno cercando probabilmente l'opera d'arte che ho lanciato in platea. No, i microfoni. We are ready. You may now begin your presentation. Humans have been using fossil fuels for over 150 years. And as their use increased, so did the release of greenhouse gases that are produced when these fuels are burned for heating, lighting, and transportation purposes. In 2019, 63% of electricity was produced by fossil fuels globally. To reduce CO2 emissions and local air pollution, the world needs to rapidly shift towards renewable energies that emit low carbon. Moreover, this last semester, especially in Europe, the energy bills have gone through the roof. Only in the last 3 years, the electricity bills have almost tripled. To better understand the situation, we conducted interviews and a survey. More than 60% of people think that renewable technology can be the solution to this crisis, while others claim that nuclear power should be reconsidered. They did not miss the chance to complain about the rising of the bills, hoping it would only be a temporary problem. Mark Jacobson, a climatologist from Stanford University, claimed that in the long run, renewable technologies, wind, solar, and water are the solution. Not only this would help with global warming, but also reduce the cost from 12 trillion per year to only 7 trillion. The solution came to us when we met the Enactus partners NAR. We met the manager Ludovico Giordani, who introduced us to Alessandro Benetti. He was working on a project based on the patent of engineer Domenico Bozzano, which was proceeding quite slowly for a couple of years because of the lack of funds and people who would commit their time to the project. But because of the recent crisis hitting our world, the authorities wanted this project back to life. Our common goal was what moved us to work with them, for a better world for everyone. That's how we started to work on the OWCM, Oscillating Water Column Motor, a machine that produces clean electricity by the waves of the sea that are unstoppable. The principle operating of the OWCM is simple. It is an engine based on a dam. This structure is fixed on the top of the dam. A system is implemented through the installation of 5 modules in series. Each module consists of a float that can oscillate through the wave motion of the sea. The oscillation activates a hydraulic pump that takes the water from the bottom of the machine and brings it upwards.
During the oscillation, the water column rises until it arrives at the top of the dam. The water is then left in free fall until it reaches a compensation basin connected to a turbine with alternator that generates electricity. The water coming out of the turbine is fed back into the port. Wave heights between 1 and 2 meters guarantee optimal operating conditions. However, this system also supports higher waves. The upper limit is around 8 meters. Contrary, in case of a calm sea, the modules can be connected to a single generator in order to keep the flow of water. In this way, the rotation of the turbine is maintained. This system is simpler than hydroelectric plants that are based on the same principle of free water fall. The performance increases as the size of the system increases. The main advantages are the production of clean electricity by the wave that are active continuously 24/7, which can also be alternated to production of hydrogen. The production of energy allows the ships stationed in the port to be able to turn off the engine. The desalinization of water is also possible through electrolysis. The desalinated water can then be used for irrigation or as a drinkable water. This system also recycles the internal port water, currently affected from little recirculation and increase in temperature and dirt. Moreover, the system has acted as a breakwater for the dam. By dissipating the water, the barrier becomes stronger and more durable. In conclusion, there are some points of strength that the OWCM has than the other generator based on the wave motion. This system is completely supported by the dam. This makes it easier to install and maintain because it does not need to be reached far from the coast. Being fixed on a solid structure is also possible because we have some distributed in all Italy. Finally, this system does not in any way hinder the navigation, nor it affects the environment aesthetically, nor the marine life of sea creatures, letting life continue as it did before. The first prototype was designed for the Gulf of Genoa. According with statistics, Gulf of Genoa, we has 183 waves into 2 meters. One model cost 1.2 millions for the module, and one system cost 5 to 6 one system euros in the Genoa Harbour Dam is 7.2 kilometers, and for realize 1,500 modules, we cost 266 euros. 19 million euros we need for annual maintenance, and we can be realized 2 billion meter cubes of potable water and 239 gigawatt hour of electricity. And we can be realize green energy for 150,000 families. For realize this project, more green, we think and propose to come back to traditional construction and realize a total project without use cement, because Portland material building is more carbon
We propose use lime, sand, Portland, and green materials for like Romans built because Colosseum, Pantheon was building in a lot of centuries and is in operating, and I think this can be able for our project, and I want to thank you for Ludovico Giordani for our collaboration, for business advisor, and Professor Piero Galli for materials, because he said how materials is needed for this project in a sustainable way. Then we proposed enterprise Stefano Damiola for can be realized this project with materials sustainable. Thank you, Angie. The digitalization of the plants is certainly a way to improve the production energy from actual resources and to increase the production of energy of renewable sources. Installing of intelligent sensor permit to know the state of the health of the machines even remotely, and to plan the maintenance. That permit to increase the production of energy, to reduce the risk of critical events, and guarantee the continuity of the business. Another important step for developing this kind of system is to have a precise mathematical model that can help us to understand the behavior of the system and to do simulation to validate the results. We have different waves to model the waves, and after it, modeling the function of the system. A lot of variables can be considered, for example, interaction between waves and the system, in particular the hydrodynamic aspect, and how these variables influence the prestation of the system. Now, this system presents a lot of advantages, as my colleague said. First of all, it is not located in the middle of the sea, so it doesn't consist a risk for the navigation and for the marine environment. Another important advantage is the possibility to use the water from the turbines to help regions that need irrigation sources for the agriculture, and also it offers us the possibility to produce and transport clean water from one point to another. And more important, after all of this, we would like to transmit you the real problem of the water now, because it's one of the most important crises of our planet. Thank you very much for your attention and for your time. Thank you. We have 5 minutes for a question and answer session. Not all together, please. Hello. I guess the idea is very nice, but the problem, I guess, is the cost. So it's very expensive, the system. How many years do you need to reach the break-even? So, the system, each model costs about 1.2 million, and that's only for the first models. While if we are able to industrialize the process, we'll be able to reduce the cost to 1/4. And the break-even point can be reached after 5 years. I have a question. Congratulations on your presentation. You didn't tell us anything about the inventor.
course, that's engineer Domenico Bozzano, and he was the owner of this patent, and he's no more, and we are trying to bring forward his project. I would recommend that in his memory you show a slide of him and explain his background and his history. Thank you. Are there other questions from the judges? You have other 2 minutes, if you like. Okay, I guess the presentation is over. Thank you. Thank you very much. Grazie mille al secondo team. Andiamo avanti. Vi starete chiedendo perché vi stiamo proponendo questi strani contributi molto molto laterali, dall'origami alla stessa presenza di Beppe Salmetti. Arrivo, scusa. Appunto, stavo dicendo. E adesso scopriamo perché è una roba interessante secondo me, cioè l'esplorare l'inesplorato. Sì, Quello cioè che tu c'è mi hai di- detto, dobbiamo Sì. preparare delle cose per cui a un certo punto facciamo anche dei piccoli esperimenti. Sì. Quindi adesso ti chiederei di chiudere gli occhi, fallo tu, anzi facciamolo tutti. Proviamo per un attimo a chiudere gli occhi, giusto per allargare un po' il pensiero. Li chiudo anch'io, tanto è Sì. gratis. Non lo sta facendo nessuno. Ti do Nessuno questa lo fa bene, non notizia. si fidano, in realtà fanno bene. Inizio io, va bene. Cosa Comincia a chiuderli tu, no? Fatto. Cerchiamo di immaginarci tutti insieme, questo è un esercizio che si fa molto spesso, molto facile, no? Cerchiamo di immaginare un albero. Sì. Ok? Ce l'ho. Che albero hai pensato, Giampa? Io ho una quercia. Vedi? Mm. Come facciamo a proporre un pensiero laterale, un pensiero fuori dal comune se tu mi pensi a una quercia? La quercia com'è fatta? Che foglie ha? Cioè pensavo all'albero grosso in realtà, non so perché mi è venuto in mente. Solido, Vedi, è un vecchio. albero, è troppo banale l'albero in quel modo lì. Cioè, noi dobbiamo Una provare... caccia al tramonto, un baobab. Sì, cioè, tipo, ma piuttosto anche, come si chiama quello canadese? Dai, l'acero. L'acero. Un acero rosso che c'è nelle villette a schiera. Sì, hai ragione, non ci avevo cominciare a pensato. imparare ad allargare l'orizzonte. Tipo, Sì. sempre con gli occhi chiusi, Sì. proviamo tutti insieme, ognuno di noi, a fare, e questa cosa si fa anche un po' per il respiro, a fare il verso di un animale. No, ti prego, questo Te lo giuro, si fa, sta cosa in teatro si fa, fidati. ho capito, ma in teatro. Un animale, vabbè, siamo in è quasi un teatro, c'è un palco. va bene. Un animale immaginario. Ma che vuol dire? Un animale Cioè immaginario. io devo Già, immaginare chiudi un gli occhi. animale e immaginare il suo verso? Sì. Tu ti immagini un animale. Fammi un esempio. Com'è fatto il tuo animale? Facciamo un Novavart alato. Bravissimo. Alato, quindi ha delle ali. Un cane da ok? montagna con le ali. Ha il becco, c'ha i denti, non c'ha i denti. Scegli tutta una serie di componentistica, di oggettistica che ha addosso questo animale e fammi il suo verso. Ho un profondo imbarazzo in questo Ti momento. prego, ti prego. Se non lo vinci tu non lo possiamo Ok, fare va tutti bene, insieme, va bene. questa giungla giurassica. Quindi Vai. sto pensando a questo cane da montagna con le ali, senza becco, che fa... Così fa. Perfetto. Avete avuto il tempo, mentre lui faceva questa cosa, di creare il vostro animale? Sì. Più o meno. Lui no, in realtà mi sta guardando malissimo. Voi... Il tuo animale come fa? È un animale dubbioso. Ci sta, no? Ci sta. Il tuo animale fa così, fa un po' la roba del dubbio. Vi chiedo di venire con me in questo gioco. Proviamo tutti insieme, così non avete l'imbarazzo del ho fatto un animale che fa schifo, il mio però era più brutto, il mio era più bello. Tutti insieme al mio 3, l'animale che avete scelto e che avete provato ad immaginare. 1, 2, 3. Allora, io dai più brillanti cervelli dei prossimi 30 anni mi aspettavo qualcosa di più. Devo essere sincero. Sì, Però è un inizio, raga, cioè è un inizio. Possiamo rifarlo un po' con un po' più di volume? 1, 2... Aspetta, fermi. Bravi. 1, 2, 3. Posso stringerle la mano? Peacock. Se c'è un posto libero in qualche azienda dove lavora mi assuma, perché mi è piaciuto un sacco il suo con grande coraggio. È così che si Bravissimo. diventa grandi imprenditori, Bravissimo. con È vero, grande è vero. coraggio. Adesso mi spieghi tutta questa cosa
bellissima, divertentissima, dal grande engagement che hai escogitato. Per dire cosa? Cioè, Che non è importante, che bisogna lasciarsi andare, che bisogna trovare delle valvole di sfogo, che bisogna giocare a ping pong quando si lavora, che bisogna giocare a calcio balilla. C'hanno ragione quegli americani che fanno quelle robe lì, che vedi, infatti, è lì che si sfoga la valvola. siamo sicuri che questo è il messaggio che vuoi lasciare? No, però questo c'era oggi e questo si fa. Va bene, posso aggiungerne una? Visto che tu fai l'attore, calchi grandi palcoscenici italiani, fai anche televisione, eccetera, è un mestiere molto difficile. No, in realtà no. Vorrei trasmettere ai ragazzi una delle cose che ti ha guidato in questi anni, che dico una banalità enorme. Sì. Chi è che ti diceva sì, fai l'attore e ce la farai? È come quando mi dicevano sì, fai il giornalista, è una passeggiata. Ma di fatto nessuno. Esatto. E infatti, insomma, Stai per smettere. vai tranquillo. L'importante, una cosa che io vorrei La lasciare a ricetta, loro, la però, ricetta, viste le bravo. presentazioni, Oh, sì. la ricetta tendenzialmente ha una serie di ingredienti, ma ce n'è una molto importante che vorrei lasciarvi. Bravo, Ora dico una cosa fatti seria, voglia. scusatemi. Sì. Una. Quando si fanno le presentazioni, una delle cose che non si insegna mai è a respirare. Respirare. Le persone non respirano, cioè il respiro va sempre alto e se voi ci fate caso, qua sopra non c'è niente, cioè l'aria è finita. Ah. Cioè se tu non respiri da sotto e butti fuori un po' la buzza, un po', poi arrivo dalla Puglia, sono carichissimo, guarda, ho fatto un lavoro sugli addominali questa settimana pazzesco. Sì. Ma se noi respiriamo dal basso, questa cosa provate a farla quando fate le presentazioni, sicuramente avremo aria, perché l'unica cosa che mi hanno insegnato, e mi ha insegnato un grande maestro inglese, è, lui diceva sempre, don't forget to breathe. E tutte le volte ti accorgi che quando qualcosa va male è perché non stai respirando, quindi dovremmo fermarci tutti e fare un bel respiro, fare meno. Mi piace. Beppe Salmetti, grazie mille, grazie. Ho dovuto fare una maieutica pazzesca perché più che essere didattico voleva intrattenere, ma ci sarà tempo. A questo punto andiamo veloci su se è vero che tutti vinciamo, qualcuno vince un po' più di altri, abbiamo i nostri super premi speciali. Allora, il primo premio, la grafica mi soccorre, è il premio GHG Challenge Step Tech Park. Voilà. Ed è con noi Loredana Reniero, Passionate Market Expert, Talent Hunter. Consegnerà a lei il premio. Eccola. Buongiorno, benvenuta. E questo è il premio? Fantastico. Ah no, ok, aspetta. Teniamolo coperto perché sennò... Ok. Molto bene. Il vincitore? No, prima devo spiegare il perché è vincitore. Benissimo, vai. Beh, due parole Sì. perché devo spiegare chi è Chi Step. siete? Sì, Volentieri. Step Tech Park, siamo nati anche noi 2 anni fa, quindi siamo anche noi un progetto giovane. Sì. E noi nasciamo con un obiettivo molto chiaro, abbattere 5 milioni di tonnellate di CO2 Una robina. attraverso soluzioni tecnologiche innovative, attraverso progetti innovativi, e siamo partiti lavorando con start-up, ne abbiamo mappate tantissime in questi 2 anni, più di 1000. Quello che abbiamo capito è che uno degli aspetti fondamentali è il team. Abbiamo parlato prima di coraggio, proprio il secondo fa, abbiamo parlato prima della difficoltà di lasciarsi andare, di seguire le proprie passioni, e quello che è vero è che sono pochi poi i team che riescono a concretizzare, a portare a casa davvero il risultato. Per noi questo è un po' la guida ed è quello che ci ha fatto oggi guidare nella scelta del vincitore. Avete già visto anche alcune delle soluzioni che sono arrivate in finale, sono bellissime, no? Sono anche per noi molto interessanti, le seguiremo con attenzione perché crediamo che ci possa essere davvero un gran valore. Quello che però vogliamo premiare oggi è il team. Abbiamo dato la possibilità in questi mesi, da marzo, da quando sono partiti, di essere seguiti da un nostro mentor per portare avanti il progetto a chi si candidava. E abbiamo avuto dei feedback straordinari per questo progetto di cui vi parlo adesso, perché hanno lavorato tantissimo, hanno rispettato tutte le scadenze, hanno sempre dato la loro disponibilità, hanno messo davanti il progetto rispetto anche ad altri impegni. E per noi questo è un elemento veramente importante. E in realtà li conoscevamo già, perché è un progetto che non parte quest'anno, ma parte già dall'anno scorso. E infatti i vincitori sono Oyster to Life. Oyster to Life! Ragazzi! Eccoci qua, la team leader, giusto? Eccola, lei viene a ricevere l'attestato. Grazie. Fantastico, ottimo. E un po' selfie, foto. Come va Facile in Actus? Giulia, Silvia, avete monitorato un po' su Instagram? Come stiamo andando?
Stiamo monitorando, l'ho già sentita questa roba. Non sta andando bene, quindi ragazzi, instagrammate di brutto. Fantastico. Il prossimo step quale sarà per voi? Sarà sicuramente cercare di iniziare il progetto pilota e questo sicuramente sarà La molto grande impegnativo. Sì. Ma questo per quello che dicevo prima, nell'ambiente Enactus, anche in questa National Competition, alcuni semi vengono sparsi, non necessariamente e non tutti chiaramente vinceranno, ma poi quando c'è del valore c'è sempre qualcuno di attento, o la giuria, il pubblico, che magari va a cogliere e dice beh, però questa cosa qua adeguatamente coltivata, sai mai che... Adesso per i prossimi mesi noi diamo la disponibilità di seguirle ancora per un certo numero di ore con le mentorship, diamo anche la disponibilità a venire da noi fisicamente a Step Tech Park a Treviglio, in provincia di Bergamo. Abbiamo finalmente aperto le porte dopo questo periodo di Covid certo. E quindi anche quello aiuterà molto nella contaminazione delle idee e ad avere dei professionisti che possono dargli dei suggerimenti quotidiani, no? Certo. Per la crescita del progetto. Certo. Ottimo, grazie mille Grazie a voi. Loredana Reniero di Step, grazie mille a Ten Leader e al percorso che farà questo progetto che abbiamo conosciuto già l'anno scorso. A questo punto, per consegnare un altro premio speciale, che è quello di Entopan, si chiama Entopan Special Award, io mi collegherei proprio con Raffaele Del Monaco, responsabile delle relazioni esterne di Entopan, che non è potuto essere qua, ma in realtà è anche qua con noi. Raffaele? Buon pomeriggio. Eccolo! Buon pomeriggio. Ciao, ben ritrovato. Ben trovato, grande piacere di essere anche se solo virtualmente lì. Naturalmente, segno dei tempi, sono a casa con il Covid. Ah, mannaggia. Allora in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie, crepi lupo, insomma, speriamo vada tutto bene, ma insomma i sintomi sono bassi, plurivaccinato, quindi tutto a posto, insomma, grande piacere di essere lì anche se solo virtualmente e con il cuore. Io è il secondo anno che sono qui con voi, non è un caso perché è stato molto bello essere percorrere, fare un tratto di strada con voi l'anno scorso. C'è una grande affinità valoriale con Enactus, soprattutto per quanto riguarda la voglia, l'impegno nel supportare le prossime generazioni di leader generazionali nell'obiettivo di migliorare il mondo. Noi come Entopan e come Harmonic Innovation Group supportiamo, crediamo molto in un'innovazione che sia progresso reale della persona umana e sia cura del bene comune. Quindi in questo senso la mission di Enactus la sposiamo pienamente, sposiamo il paradigma dell'innovazione armonica che mette al centro l'uomo e stiamo costruendo qui in Calabria, a Catanzaro, nell'Istmo dei Due Mari, che è il punto più stretto d'Italia, quello che sarà il più grande spazio per l'innovazione in Italia. Quindi un grande centro che accoglierà talenti di tutto il Mediterraneo, grandi corporate, centri di competenza per costruire un grande polo magnetico di attrazione di talenti e quindi anche soprattutto rivolto alle future generazioni. Quindi veramente con grande piacere che insomma assegniamo, io sono qui solo in rappresentanza di Entopan Innovation soprattutto, per assegnare 2 premi, quindi a 2 progetti che ci hanno particolarmente colpito, a cui assicuriamo poi un percorso di accompagnamento di 5 mesi di incubazione. Devo dire, nella selezione che abbiamo fatto siamo stati colpiti un po' da quasi tutti i progetti. Non vorrei citarne troppi per evitare di... Insomma, però 2 in particolare sono quelli che poi hanno colpito la nostra voglia di accompagnarli, perché molto vicini a quella che è l'ecologia integrale che anche Papa Francesco spinge perché si porti l'attenzione lì. Allora i progetti sono Buzzy Bee Project dell'Università di Cassino, che si rivolge, bravissimo, l'applauso che mi sento di portare anche io, perché questo progetto vuole salvaguardare la vita delle api e quindi dal piccolo toccare una problematica invece molto vasta, molto importante, e quindi proprio nell'ottica di prendere conto dell'interconnessione che tutto tiene unito, no? Quindi la società, l'industria, l'ambiente, ecco, prendersi cura delle api con un progetto innovativo, insomma è un progetto bellissimo. Devo dire che
in questo caso, come anche nel prossimo sto per annunciare, non solo c'è più il progetto, ma abbiamo individuato, come posso dire, delle piccole fragilità in questi progetti che però ci sentiamo di poter accompagnare e supportare nella loro risoluzione. Quindi diciamo, abbiamo guardato da un lato alla bellezza, all'importanza del progetto, dall'altro anche alla possibilità di accompagnarli seriamente perché diventino progetti imprenditoriali concreti. Chiarissimo. Il secondo progetto, Vai. scusami, il secondo progetto è Too Serious to Play dell'Università della Calabria. Anche questo, insomma, siamo molto felici. Devo dire la verità, giochiamo un po' in casa, che anche noi ci troviamo in Calabria, ma lì ci ha molto colpito l'attenzione ai piccolissimi, alle nuove generazioni, alla voglia di coltivare più che trasferire, la capacità di innovare, perché devo dire, lì dai bambini possiamo anche noi solo apprendere probabilmente la capacità di innovare, ma coltivare con delicatezza questa capacità di innovare già dai bambini è una cosa molto bella, così come è molto bello la capacità di questo progetto di integrare le nuove tecnologie come la stampa 3D diciamo, aspetti più manuali e attività cognitive classiche. Fantastico. Quindi insomma davvero felicissimo di poter accompagnare questi due progetti. Forza Enactus, viva i giovani e viva l'armonia, perché Enactus, riconosciamo in Enactus una grande dote, cioè quella di mettere in armonia soggetti a livello globale, e io credo che costruire strumenti che mettono in collegamento più punti del mondo, metterli assieme, farli collaborare per un mondo migliore, specialmente in tempi così oscuri, ci allontana da eventi di guerra e magari ci avvicina a un futuro di pace stabile. Quindi viva Enactus, bellissimo progetto, felici di essere con voi. Insomma. Grazie mille Raffaele Del Monaco di Entovan per essere stato con noi. Allora, questi sono i vincitori. Allora, questo, detta banalmente, è un pezzo di carta, però in realtà c'è un accompagnamento, c'è un riconoscimento. Potete fare un origami se volete, non so se viene fuori un porcellino salvasoldi, no, non lo so, va bene. Grazie mille a due team per essere stata con noi, grazie. Grazie, prendete pure posto perché noi andiamo avanti. Sempre più Iva Zanicchi in tutto ciò, sempre più Corrado. Allora, adesso è arrivato il momento di andare nuovamente a esplorare tutte le 1000 idee che i 4 team finalisti ci stanno portando. È il terzo team finalista, Polimi, quindi un grande in bocca al lupo ai ragazzi per la loro presentazione. Ricordate la lezione di Beppe Salmetti, respirate, e in bocca al lupo, e naturalmente noi ci affidiamo al nostro orologio svizzero che detterà i tempi. Buon lavoro a tutti, a tra poco. Mentre vengono distribuiti gli annual report, lasciamo qualche minuto ai giudici, un paio, per scorrere l'annual report. Guardatemi, vi faccio cenno io quando siamo pronti. Pronti? Questo è successo perché non siamo stati rigorosi prima e quindi non abbiamo dato il tempo ai giudici di leggere e di guardare gli annual report, quindi diamo un tempo limitato rispetto a quello che dovrebbero avere per rispetto nei confronti degli altri team che hanno già fatto la competizione. Quindi direi che you may now begin your presentation. You're ready. How much you think the cosmetic sector impacts on the environment?
On average, each person, like me and you, uses 10 cosmetics a day. Each year, this sector produces 120 billion units of soaps, creams, shampoos, and personal care products, most of which are packed in plastic. These packagings, once the product is purchased, have an average life of 1 single month and then become waste. Today, only 9% of the plastic produced is recycled, and according to experts, by 2050, more than 12,000 metric tons of plastic will end up in the sea due to poor waste management. These issues should concern all of us, but are the new generation who demonstrate to be more sensitive to climate change and environmental problems. In recent years, protests for a more sustainable world have risen more and more, involving 7.6 million of students in 2,500 cities around the world. It is thanks to this new awareness that the green cosmetic sector has recently increased to represent 15% of the entire sector, and invoicing in Italy 1.6 billion euros in the last year. So what can be the solution for a more sustainable cosmetic sector? If we go back in time when creams or conditioner were not present in our homes, people used to treat their bodies with natural products. In some countries, such as Africa, this still happens very often. Coconut oil, mango, avocado, or shea butter are completely natural products that have always been used as an all-in-one cosmetic, thanks to their countless properties. Worldwide, interest in these green cosmetics has increased, and for this reason, we have decided to focus on it. Shea butter, a natural cosmetic with numerous benefits for the skin, is produced in an area of Northern Africa called the Shea Belt. It has always been women who deal with this artisan production, from the collection of walnut to their processing till the sale of the finished product. Unfortunately, in Africa, the sale of this product is still unprofitable due to strong competition and low prices, while in the rest of the world, shea butter costs $200 per kilo, and its market will reach $2.9 billion in the next 5 years. For this reason, we have created She Matters, a project that aims to create a commercial bridge between Africa and Italy that allows the introduction of natural products in a more profitable market. First, we got in touch with Nazara, a shea butter producer who lives in Kumbungu, a small village in Ghana. She runs a cooperative of women and also works as a teacher in the village school. These women produce shea butter by hand, ensuring a natural and high-quality product. The butter is shipped to Italy, where it is packaged, resold, and part of the proceeds are reinvested to improve the quality of life in Kumbungu. But what has been done concretely in the last year? After having found our main partner, Ecomercato, in March, we focused on the development of our product. In December, we bought our first 200 kilos of butter at a fair price for the workers. The purchases we will make can guarantee a more stable salary for the women who previously lived on just occasional orders. In the meantime, our team has been involved in the design of the packaging, which consists of a fully recyclable glass and aluminum jar and a paper box made from food waste. Once it arrived in Italy, the butter was analyzed by Aura, a big corp made up of women who deals with cosmetics analysis, and then it is packaged by Il Gabbiano, a social cooperative who deals with giving work to disabled people. Once we got the final product, we decided to explore the market following different paths. To better analyze the physical channel, we collaborated with Ecomercato. Thanks to their network of shops, we brought our product on the shelves all over Italy, selling 1,000 jars. This commercial experiment has shown us that our product is appreciated by the customers of the fair trade sector. However, our main channel is online. This is because we would like to reach as an ideal target young people interested in green cosmetics. For this reason, we launched on Appela our reward crowdfunding. This event was sponsored by some content creators dealing with green cosmetics. Through the reward, we sold 80 jars and tested our logistic chain by shipping our product to the final customers.
This experiment was just the first step in promoting our product, and it will end by the opening of our e-commerce by 2023. Thanks to the data obtained by some study researches carried out in the last months, we can affirm that in the following year we can sell 700 pieces of butter and for more than 2,100 euros of profit. Of course, we're not going to stop. As She Matters, we want to create an entire line of sustainable cosmetic products that have shea butter as the main ingredient. A broader product portfolio would allow us to grow our business and to buy more butter by increasing the salaries of the workers and creating new jobs in Ghana. Meanwhile, our team has also studied the production process of shea butter in the Ghanaian territory, becoming aware of the large amount of waste that is produced. We are therefore developing 2 new methods to transform waste in resources for the village. We are developing a fertilizer whose main component is biochar, obtained from the pyrolysis of seashells, a sustainable process that does not emit CO2. This product is very useful to make the soil more fertile and also to absorb heavy metals and impurities. This fertilizer will be produced directly by the Nasarawa cooperative, which will sell it in the area by increasing its product portfolio. We are also studying a biogas system for the village, starting from the waste. Biogas is a sustainable alternative to fossil fuel, and it's easier to produce. This would allow the village to switch to more sustainable energy sources and reduce CO2 emissions. And to do all this, we got in touch with the Enactus CKT US team in Ghana, who is working on a similar project to ours called Shimi. Working with them will give us the opportunity to have help on the Ghanaian territory and to create a greater impact. So, speaking about impacts, we came in contact with a wholesaler, and by June, we will be able to invest our first profits in the purchase of school supplies for the children of the village. By 2023, we will also be able to purchase an electric grinder to make butter production less tedious. Meanwhile, our team is also working on a project for the microenergy grid for the village powered by solar panels, a reforestation plan for shea trees, and a renovation plan for water wells. What we have told you so far is not enough to present our mission. Our project is about the women workers and all the people living in Kumbungu, the importance of a human approach to business, and the fight of plastic pollution. We don't have to forget our self-care due to climate anxiety. We can change our behavior gently, generation next generation, and be in harmony with our planet. This is our project. We believe in She Matters because she matters. First of all, why the oysters? Oceans are the Earth's lung, and oysters help them breathe. But how does it work? Well, oysters have the capability to filter water, helping in the deacidification of the seas, and this can be helpful for the other species. From literature, it is known that 1 square kilometer with 50 living oysters per square meter remove 4 tons of nitrogen and 40 tons of carbon from water annually. But it is also known that seabed and reef are dying because of the climate changes, and this can be dangerous for the environment. So, our aim is to enhance more favorable conditions in the ecosystem, creating reef with the oyster shells. And that's because they can help the little oyster to survive, but at the same time can be home for other species. Well, we will collect the oyster shells from restaurants and companies, removing them from the common waste disposal and giving them second life. In fact, even though the shells are considered as organic waste, they can be dangerous for the environment, and they can't be as useful as in our project. For our business model, we would like to take inspiration from those of other startups that realize projects for the environment, such as Tridom and Treebees. The idea is to give people and companies the opportunity to adopt a part of our project with small donations, and then to inform them with periodical feedback about the benefits and the result obtained. Our main costs are instead related to the collection, storage, and treatment of the shells. And we identified which are the key activities and the key partners that can help us realizing them.
we entered in contact with multiple entities, and we conducted a survey to understand people's interest in the marine ecosystem and our project. And from the results, we understood that in Italy, there's not much awareness of these issues, but there's the will to invest in projects like ours. Next, we got in touch with associations to solve problems such as identifying the optimal deposit site, and we started a mentorship program with Step Green Tech. We have also contacted professors and biologists for the specific of the project. For example, what kind of treatment we can do to the shells and how to put them in the optimal deposit site. Now, we are focusing on contacting other people in this field, but in particular, the local stakeholders with whom we are interested to work with. And we are finishing our business model and brand identity. Our expectation is to start collecting oyster shells in autumn to start a pilot project in 2023. Well, this is Oyster to Life. And remember that everyone deserves a second chance. Second life for oysters, Oyster to Life. We are students committed to making a sustainable growth of our planet. We are Enactus Polymi. Thank you. Okay, now you have 5 minutes for question and answer sessions. I have a question for the first team. How about competitors? There are some companies around the world using She-Matters for cosmetics. Sorry, can you please repeat Do you the have question? some competitors in using She-Matters for cosmetics? Yeah, there are, but our focus is on the high-quality market because due to our project process to import the materials from Africa, we have to spend a lot of money. So we have to focus on the quality of our product, and we already have some positive feedbacks about our idea. And we are also started to the brainstorming for our new products for a broader product portfolio, and in that we will take in consideration what's already in the market and what problems and what space we can fill with our new products. Thank you. As a distribution channel, you consider the internet website and Altro Mercato. That's what you consider? Of course, by now we are relying on Ecomercato, which primarily sells on physical shops, but our main target is young people, which are the most interested in green cosmetics, minimalist skincare with natural and high quality products, and for that reason, sorry. How do you reach them? We are developing our social network, and by the start of 2023, we will have our e-commerce, and by micro-influencing and all of that, we have already reached hundreds of people. Are there any more questions, or I think we can go ahead. Hello, this is for the She-Matter project. How will you ensure that the money will get properly redistributed in Ghana? We have direct connection with some association in Ghana, such as Enactus Ghana, one of our main partners, and they assure us that our project is completed in that area.
And we are also in direct contact with Nazara and Nazara Naturals, which is the cooperative that produce our butter. And so we will have the possibility to have a direct feedback. Actually, we already have. Not, unfortunately, we have not had this possibility by now. For now, we hope to. If there are no questions, the presentation is over, I think. Thank you. Thank you. Grazie mille anche al terzo team di presentazione, grazie mille anche ai giudici che stanno mostrando una sana dose di spietatezza, ma è giusto anche illuminare apparenti nevralgie, far rodare e far maturare i progetti, quindi grazie anche per questo. Beppe, a questo punto stiamo iniziando a macinare minuti, contenuti, eccetera. A questo punto, serve un cambio, serve un coup du théâtre, serve qualcosa di e ce l'abbiamo. Tipo? Noi ci togliamo. Sì. Proprio ci sediamo lì. Beh, che è un coup di teatro meraviglioso questo. Sì, appunto, già è buono. Sì. Adesso arriva una roba molto interessante. Aspetta, sì, però per far arrivare questa roba interessante, se tipo abbassassimo le luci. Possiamo abbassare le luci, tipo un buio, anzi, visto che siamo tutto, no? Tech, Sì. aziende, così. Ma questa è domotica. La domotica. Possiamo abbassare anche... No, quello no. Non si Cioè, può. staccate la presa. Tutto giù, buio. Perfetto così, così mi piace. Buio, che bello il buio. buio. Intenso proprio. Bellissimo il buio. Citando Hegel, come la notte in cui tutte le vacche sono... Sì. E se questo non è un coup de théâtre, Lorenzo Todoro, Ludo Sport, benvenuti, grazie per essere con noi. Giampa, scusami, è Sì. perfetto, cioè nelle pause aziendali, pausa pranzo, a un certo punto si potrebbe proporre come attività un po' così ludica, anziché Dici giocare a che- ping pong, giocare con le spade laser. Secondo me dopo alcuni brief di marketing si menano davvero. Appunto, proprio. Anche così loro poi, ci cioè, hanno pensato assolutamente. durissimo. Immaginate- Fantastico, allora questa è una disciplina che in realtà voi l'avete trasformata in una disciplina. Allora, noi siamo Ludo Sport, siamo, come hai detto tu, un'associazione ludico-sportiva, ok? Facciamo sport Tanto, giocando. scusa, ma la tua continua... Vai, prendila È un po'... Posso? Certo. Scusa, Ok, è posso? pesante? Perché se ce l'hai tu voglio provarla però- anch'io, scusa un attimo. Prego, prego. No, beh...
bellissimo. Mamma mia, ed eterno bambinone. È abbastanza pesante però, eh? È uno strumento sportivo, con anche il suo costo. La cosa interessante di questa attività è che, nonostante sia ovviamente derivata dalla saga americana di Star Wars, è un'attività nata in Italia, circa 15 anni fa, e che pian piano si è diffusa prima in Italia, in Europa e nel mondo. Senti, siccome mi sta parlando, se vuoi... Disattivo. tienila tu. Ok. Dicevo che adesso abbiamo più di 40 sedi in tutto il mondo, tra Europa, Stati Uniti e Africa. Prima o poi arriveremo anche negli altri continenti. Questa disciplina è nata in Italia, a Milano. Abbiamo una sede anche qua a Padova, ovviamente. E la cosa interessante appunto è che è proprio marchiata Italia. È un made in Italy al 100%. Non solo lo sport, l'attività, le gare, le competizioni, eccetera, ma anche il materiale, sia le divise che le spade laser, sono tutti prodotte, create, pensate, progettate qua in Italia. Fantastico. Beh, devo dire che è proprio quelle idee che non ti aspetti, di quella cosa che dicevamo un po' prima, un po' laterale, uno si innamora di Vado perché alle 17 c'ho spada laser. No, uno si innamora di una certa filmografia, di una certa epica, poi la coltiva, la metabolizza e viene fuori questa cosa. Senti, una cosa apparentemente tecnica, ma voi colpite di taglio ma anche di punta? Soprattutto di taglio. Soprattutto di taglio, Evitiamo... perché si sa che il laser... Esatto, più che altro, di nuovo, essendo uno sport abbiamo creato le nostre regole. Abbiamo deciso per esempio di non utilizzare le protezioni pesanti di altri tipi di scherma, ma di renderlo più leggero, come potete vedere, e quindi abbiamo tolto determinati colpi che potrebbero essere più pericolosi senza quelle protezioni. Chiaramente, quindi non avete il peso di chi fa kendo, per esempio, Esatto. per quella della spada giapponese, però... È una spada leggera e i movimenti sono veloci, come avete visto. Ci sono competizioni? Ci sono competizioni, come dicevo prima è un network internazionale, le competizioni partono da quelle locali, quindi ogni città dove c'è una sede ha la sua competizione, poi ci si raggruppa in regionali di solito, nazionali e poi internazionali. Fammi capire meglio, è a punti? Cioè ce l'ha Sì, tocchi la stoccata assolutamente. sull'avversario? È un vero e proprio sport di combattimento, lo scopo è colpire l'avversario prima che lui ti colpisca, ovviamente con le determinate regole come in qualsiasi sport, e fare più punti prima dell'avversario. Ok, mi spieghi l'allenamento quotidiano, se lo fate quotidianamente? Cioè tu svegli la mattina e dici adesso accendo la mia bella spada laser, mi faccio una chiacchiera e poi... Magari perché c'è anche un aspetto estetico nei movimenti. Allora, sicuramente i più competitivi si allenano tante volte alla settimana, in media ci si allena come in qualsiasi altro sport, un paio di volte alla settimana, e gli allenamenti funzionano esattamente come quelli che probabilmente quasi tutti hanno fatto, quindi ci si arriva, ci si riscalda, si provano i movimenti tecnici, si rivede la teoria insieme all'istruttore, si fanno esercizi e poi ovviamente si finisce con la fase di combattimento, dove si impara a combattere. Che è quella più divertente, diciamo. Beh, certo. Non c'è dubbio. Senti, Guerre Stellari, quello vero, è i primi 3 film o quelli che sono arrivati dopo? Vanno bene tutti, Vanno bene tutti, assolutamente. lo sapevo io, molto democratico. Senti, grazie mille Lorenzo Todoro per essere stato con noi. A chi consigliamo questa disciplina? Questa disciplina assolutamente a tutti quanti, soprattutto chi vuole scoprire uno sport nuovo, diverso, con le sue regole particolari, ma abbiamo la dimostrazione che davvero abbiamo ragazzi che vanno dai 10-11 anni, i nostri allievi più piccoli, i campioni che sono tutti atleti tra i 20 e i 30 anni, ma abbiamo anche over 50, over 60 che praticano magari anche coi figli stessi la disciplina in palestra. Beh, lì non oso immaginare poi a casa cosa diventa. Papà, me ne compri un'altra di spada laser? Voglio quella, vabbè. Insomma, Esatto, solo che poi dopo un po' costano averne un po'. Immagino, insomma, è un bel pezzo, l'ho sentito, ha una bella fattura, per così dire. Beh, ragazzi, grazie, ci avete fatto scoprire un mondo, attenzione, apparentemente ludico, ma che No, poi... ludicissimo, come ogni sport, gli sport sono giochi, quindi noi giochiamo divertendoci, con impegno, cercando di migliorare, con costanza, seguendo le regole, ma lo scopo primo dello sport è divertirsi e giocare e stare bene insieme. Grazie mille, Lorenzo Todoro, Ludo Sport, grazie mille anche a voi ragazzi. Buoni combattimenti. Grazie. E io che facevo col Ken di legno... Si vedeva che non è il tuo sport. No, Tu devi continuare Ma a fare perché gli io, esteri, devi andare... tradizione giapponese, spada, solo 2 mani, katana, capito? Ho capito. Lo fa un po' il purista. Andiamo avanti? Però comodo avere il laser, Dai, siamo in ritardo, sì, Giampa, scusa, siamo in ritardissimo, Va bene, vero? se siamo in ritardo Io seguo allora... Marta dice che siamo in ritardo, Ma che ne dici, visto che Marta dice che siamo in ritardo, di chiamare Marta Bertolai sul palco? Presente. Eccola! Eccoci qua. Allora, abbiamo altri 2 premi speciali. Esatto, hashtag we all win, ma
vincono anche veramente. Perfetto. E quindi abbiamo il premio Seniority Student Record. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol Sì. dire la studentessa o lo studente che ha collezionato il maggior numero di anni in Enactus e il maggior numero di competizioni, quindi seniority proprio. Wow, ok. Esatto. E abbiamo anche una targa che ci porta Giulia. Ah, attenzione, non un attestato ma una targa. Questa volta sì, una targa. E siamo pronti? Siamo pronti? Decretiamo il vincitore? Sì. And the winner is... Possiamo fare un O tutti insieme, dai. Sì, dai, facciamolo. E sento un po' di carica. Shane Mariano, Università Cattolica di Milano. Che fra l'altro ci rivediamo a distanza esattamente di un anno. È vero. Fantastico. Ciao Shane, come stai? L'anno scorso ci hai cantato, tra l'altro ci hai cantato un pezzo quando facciamo questa gara di talenti, tira fuori il tuo talento e tu, wow, fantastistico. Grazie. Ma la targa possiamo vederla? Facciamola vedere, Cioè sì, esiste, così. non è sai quegli scherzi. È una scatola che chiusa. Una volta c'era quella. Ah, esiste veramente, è incredibile questa cosa. Attenzione, che magari è in vetro. Facciamola vedere, un applauso. Grazie mille Shane, grazie. Io passo velocemente, stai con noi, continuate a abbracciarvi voi, perché c'è un altro premio, andiamo dall'altra parte, andiamo alla parte, come dire, accademica, no? Premiamo gli studenti, premiamo anche i prof. Questa roba quando me l'hai detta mi ha fatto impazzire, perché è bello quando anche ogni tanto gli studenti valutano i professori. E questo è successo infatti. Il Ah, Faculty Advisor of the Year Sì. è stato eletto dagli studenti direttamente, a cui è stato mandato una survey Sì. a cui hanno dovuto rispondere valutando l'impegno, la collaborazione, la proattività, il tipo di supporto proprio che hanno ricevuto dal proprio faculty, e anche qui in Italia abbiamo il Faculty Advisor of the Year Che è? che è Sempre un po' di... Sempre un po' meno, con la però, targa. un po' di La più, targa. dai, un po' anche per il prof. Un po' troppo entusiasmo, vedo ragazzi. Perché il prof, capito, sono un po'... Vai di grafica. Maria Carmela Passarelli, Università della Calabria. Ciao professoressa, è bellissimo dare del tuo ai professori dopo anni e anni. Grazie, che emozione. E fra l'altro foto, robe, fate selfie, fate quello che volete. Fra l'altro questa immagine ragazzi conserviamola perché è esattamente, questa roba qua è in Actus. C'è la studentessa, l'accademia, poi c'è anche il mondo del lavoro, ma è anche il passaggio generazionale, l'incontro, la valutazione che non ti aspetti, quindi meraviglioso, fantastico. Foto? Nessuno la fa? L'ha fatta, fantastico, meraviglioso. Davanti, guarda, Ottimo. Grazie mille alle due vincitrici del premio. Custodite la targa perché è un pezzo della vostra storia, del vostro percorso. A questo punto, c'è il quarto team. Esatto, non mi ricordavo più. Sì, Esatto. quarto team, quindi ragazzi chiamiamo sul palco il quarto team, la modalità la conoscete, vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi ricordo naturalmente la fantastica lezione di Beppe Salmetti che è respira e La stanno applicando, fai secondo te? spada laser, secondo A me me sì. sembrava di sì, cioè Secondo me sì. l'ultimo gruppo ha respirato un sacco, Sì. forse di più. Anche troppo. A me sembra una lezione di yoga, se devo dire, però insomma. Sono pronti? Va bene, siamo pronti. Un respiro e si parte. La Young è pronto col suo timer e allora lasciamo il palco. Qualche minuto ai giudici per leggere il vostro annual report. Aspettate che vi dia il via io, scusate.
Okay, you may now begin your presentation. La mia scuola c'è un corpo, poi ci sono i film, poi ci sono le tartarughe, c'è la piscina, ci sono gli alberi, ci sono le persone, i cavalli, poi ci sono le tartarughe, una piscina con i delfini, molte classi dove si studia matematica, coding, e poi un dinosauro, poi un T-Rex, e poi un colorone, e poi... As you can see, children seem to have clear ideas, and they're not the only ones. During the interviews we conducted since the beginning of our project, we have also realized that teachers too have really clear ideas about schools. Schools should be places where children like to go, where play is an important activity, and where students learn skills to prepare them for future work. Moreover, research is conducted for at least 15 years now, have identified soft and life skills as the most urgent area for action in education, in a world that is constantly changing and evolving. This focus led in 2022, that Italy too, in 2022, finally caught up by enacting a law that includes teaching of non-cognitive and soft skills in preschool and elementary school curricula. But what are these particular skills? They are called in many ways, such as soft skills, life skills, and in Italian they are often referred to as competenze trasversali. They are all human and social skills not related to cognition, but related to necessary for training something like stress management, problem solving, empathy, teamwork, etc. Research findings show up that it's important to begin to teach these skills from the earliest years of life. This to improve, to make them more prepared adults in order to confront the job market. All of this underpins United Nations SDG number 4, which enshrines children's right to affordable, good quality, and early childhood education and care. These rights, and I quote, play a particularly important role because they, I'm sorry. The more important thing is that this is where Too Serious to Play comes in. If it was a sandwich, it would have 10 different layers, 50 ingredients, both sweet and savory, both bitter and sour, and each bite would make you discover a completely new flavor. If it was a book, it would have thousands of figures, it would be in 3 dimensions, it would be fun, it would be interactive, and it would be much bigger that you can read. What if it was a website instead? Well, in that case, it would have many sections, a big digital library where you could find everything you are looking for, and it could even turn your drawings into objects. It helped teachers to help their students and make everything we could only see tangibles, taking books and turning them into games, taking lessons and turning them into experiences and mysteries to solve. More importantly, taking ideas and turning them into many other ideas. Don't you believe me? Find it out by yourself. Too Serious to Play is an educational tool that provides schools and childcare centers with a wide selection of the best educational activities for soft skill development. Our mission is to enable every child in a natural age of learning and play with a toolbox of soft skill and experiences. In order to achieve this, we will use a digital library containing interactive games, puzzles, group activities, and even a 3-dimensional drawing tool.
Using 3D printing technology, now extremely affordable and sustainable, it will also be possible to make every aspect of education tangible, so that nothing remains confined to papers or softwares. We aim to promote an education that is no longer made up only on readings and explanations, but built on teamwork, co-creation, and collaboration among the only people who can really change the rules of learning: children. Anyway, to change the world, they need all the help we can give them, and no one can help them like their own teachers. That's why we chose to differentiate our offers from our competitors. We don't have any courses led by facilitators that children don't know and they'll never see again. Our purpose is to make teachers able to learn and use a tool useful to simplify and improve students' education. Bello, ma ci regalate tutto? Our project followed the freemium pattern. Anyone will always be free to access in our platform and activities and tools, including the drawing tools to create anything you want through 3D printers. Plus, you will find on our website other interactive teaching activities for each subject. Purchasing the package that best fits to your school needs, you will find on our platform some activities, libraries of 3D models, and mini-games to have fun while developing your soft skills. All this, plus the opportunity to purchase your own 3D printers. Ma noi non abbiamo I soldi, chi paga? Your school will have the opportunity to participate in numerous European call for proposals that fund educational projects with the purpose with improving your soft skills and increasing the innovative teaching. To do this and to reach as many children as possible, we set a different price range, adaptable on the needs of each institution. With the purpose of reaching every year new customers and retaining who believe in our project, we set a different price, and we aim to reach the break-even point on the third quarter of the year. Quando tornate a trovarci? Well, soon. To do that, we already have the help of our university that granted us to become an official spin-off of the Department of Business Sciences. Also, our partner Endopan will help us to come back again with a better platform to many other children. Our purpose is to get in touch with other key partners, such as pedagogists, school book publishers, and suppliers of 3D printers and PLA, in order to provide an even better platform with other features. In fact, in our roadmap, we want to implement our platform with other activities, tools, and 3D models. We want to also make a partnership with researchers of the field of education to involve daily with the publication of the activities carried out on our platform, and to conduct with us a real workshop. Since we create the last project Ply last year, we have learned to love it, and so we discuss it. But we can rebuild it and make it even better. It wasn't easy. After all the satisfaction that it gave us, such as the interest from Save the Children, but it was necessary to enable us to understand the needs of today's and tomorrow's students. All this simple because we are students. So we can say what spend time between school desks. The goal never really changed, but to change the school we decided to start about our land, Calabria. Because we are an Actus Unical, because we are too serious to play.
Now you have 5 minutes for question and answer session. Can you, is this target to everybody, all ages? Because I saw only children in the description here. Do you think that I can make use of it? How do you see that happening? I mean, obviously, it is a tool that is mainly specifically designed for use of children between the age of 5 and 10, and children between age of 11 and 13 years old. But I mean, this is also specifically designed because we want teachers to use it in a really simple way, and so our work it is specifically it is more important for us to make it really usable for all ages. I hope I answered your question. I cannot really hear you. It's not clear. Is it working? It's not clear to me how you can really expand that to a university student, for instance. I mean, when you study, I don't know, Spinoza, I mean, I don't know how you can do that. And then, sorry, I have another question. I don't understand really what you mean by 3D drawing tool. Can you explain what that is? Because it's not clear to me. Of course. Answering the first question, our target is not university students. Of course, we hope one day to use this tool, maybe in university, maybe in the faculties of primary education, to teach new teachers to become more accustomed to it. But now we are focusing to develop a net of facilitators to bring it to schools already. Trying to answer the second question, can you please repeat it? Yeah. If you like, you can go to our website. That is www.tooserioustoplay.it, and you can try it for yourself, because we have this 3D this 3D drawing tool that allows everybody to, it is totally free and will be forever, that allows everybody to draw something in the display and see it in 3D and print it. Thank you. I have a question regarding the financial forecasting. This is a long-lasting project because your revenues forecasting is for 5 years, and it is prudent. On the other hand, I just wonder whether you have not been too optimistic as far as fixed costs are concerned, because you are assuming that there is a CEO that is ready to stay for 5 years at 14,000 euros, which, as you know, it is not what goes in her or his pocket, but it is probably 60% of it. The same, and the CEO may be someone who does it just for charitable reasons. But managers and operating teams, again, you assume that a person of the operating team is going to stay for 28,000 euros, which means around 16,000 euros in her or his pockets for 5 years. Why are you so optimistic? Because this looks really, I mean, the heart beyond the obstacle. Thank you. As the
future CEO, I can respond for myself. And this is because we are students and we want to be manager of this project, but we are also students. So for now, we calculated it based on the fact that we work as part-time managers, and so we try to understand what is almost the minimum in the wage market for part-time managers, which is not really simple to find. There are not a lot of part-time managers. I am very sorry to interrupt you, but the 5 minutes question and answers has expired. Hay que disponer. E così anche la quarta presentazione. Allora faccio una notazione mia. A volte è difficile presentare, a volte è difficile parlare in pubblico, abbiamo una platea di giudici molto esigente, però ragazzi questo è quello che succede nel mondo del lavoro. Avrete di fronte gente spietata che dovete conquistare, dovete sedurre. Poi però abbiamo due piccoli vantaggi qui a Enactus. Da un lato c'è un'atmosfera super informale, quindi ricordo, scusate l'autoreferenzialità, ma quando anni fa provai a fare questo mestiere, che è particolarmente complesso, mi dissero vuoi fare giornalista, è più facile che metti su una rock band. Non è facile, è uguale, però eccetera. Ma mi diedero un consiglio: rompimi le scatole. Trovate qualcuno, attaccatevi la giugulare, succhiate tutta la sua competenza, portate le idee e tra pochino avrete anche qualche minuto per farlo. Detto ciò, io vi propongo, siccome vedo un velo di stanchezza, è un bel po' che stiamo ragionando, ascoltiamo idee, facciamo una piccola pausa. Sentiamoci un pezzo dei Primitive e poi andiamo a prendere una boccata d'aria. Primitive Mule. Tell a story, you don't have to follow my blood. Hey, you man on the street, reasons to come back. Lies are easy for you to believe. You so. I give you hate and pride, make you believe my lies. I told you so. I would have paid and cried, but baby, don't say goodbye. Told you so. I would have paid and cried, but baby, don't say goodbye.
Allora, signori e signori, ragazze e ragazze, professori, eccetera, 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 prendete posto, ricominciamo. Signore e signori, ragazzi e ragazze, prendete posto, ricominciamo chiedo in regia, tra 2 secondi. No, tra 2 dita, fatto 2 minuti. così, tra 2 dita cominciamo. Okay. Tra 2 dita cominciamo, molto bene. Anche 1,5, dai. 1. 1,5? Anche perché non so voi, ma io vorrei sapere il vincitore, per esempio. No? No? O la Sarebbe vincitrice, visto che lei ha sorriso, come dire, c'era un sorriso... In realtà il vincitore sarà decretato la settimana prossima. No. Sì, sì. No. Sì, sì. No. Ah, non ve l'hanno detto? No, è tra una settimana. Adesso facciamo altro poi. Eccoci, ricominciamo. Allora, notazione tecnica. Alcuni di voi vi saranno chiesti perché non si può bere tanto, mangiare tanto, perché è un luogo sacro, cioè non è un eufemismo, quindi chiaramente dobbiamo rispettare al massimo queste regole per rispettare la sala dei giganti. La seconda, avete notato che alcune sedie sono vuote, ma questo sempre per omaggiare le regole di sicurezza il più possibile. Detto ciò, adesso l'hashtag che ci siamo inventati, a parte che faccia da Enactus, non so come sta andando, ma ve lo scopriremo questa sera. L'hashtag che vi propongo è riflessioni da Enactus, che è un modo molto elegante per introdurre il panel. Allora introduco immediatamente gli ospiti che discuteranno con me di come far incontrare e in che modo la cosiddetta generazione Z, che proviene dalle migliori accademie d'Italia, colpò il mondo dell'impresa, quello fatto di lavoro un po' più duro, un po' più ruvido, se volete. Allora, buongiorno e benvenuta a Arianna Pozzi, under 30 di Forbes, imprenditrice. Arianna Pozzi, eccola, buongiorno, prego, accomodati. Buongiorno e benvenuta anche a Diana Said di KPMG, Diversity and Inclusion Manager. Buongiorno Diana, benvenuta, accomodati. E buongiorno a Davide Zucchetti, Team Manager Education Randstad. Prego Davide. Infine Silvia Pulino, Faculty Advisor John Cabot University. E voilà, ecco i miei ospiti. Food for thought, dicono quelli bravi. Io vorrei iniziare da quello che è a tutti gli effetti un caso imprenditoriale, ma poi è diventato anche un caso di stampa, mediatico.
Arianna Pozzi, probabilmente sei la più giovane imprenditrice della storia imprenditoriale italiana, perché a 16 anni, se non erro, hai incominciato. Sì, 15. 15 anni, certo. Ti sei inventata la startup Fashion Tech che si chiama Gaia My Friend, che è un'app che ti aiuta a vestirti meglio. Sì, consiglia proprio l'outfit attraverso l'intelligenza artificiale. Poi magari me la fai scaricare, così magari metto un po' a posto. Però lo fai in una maniera intelligente, c'è un'intelligenza particolare, quella emozionale. Esatto. E poi ci spiegherai meglio. Però la domanda è d'obbligo, te l'avranno fatta 1000 volte, però raccontaci. A 15 anni hai ben altri interessi, normalmente giochi a pallavolo, vai a fare judo, catechismo, insomma a seconda degli interessi, e tu invece dicevi no, io ho da lavorare? Sì, l'ho detto alle mie amiche anche oggi, Arianna ci sei domani per andare in piscina? No, devo andare In azienda. Esatto, un impegno di lavoro. Fantastico. Arianna, prego tutti naturalmente gli ospiti di tenere il microfono bello dritto davanti alla voce, così anche chi è in streaming a casa e ci sta seguendo ci può aiutare. Diana Said, avere un ruolo di responsabilità in una società molto grande, molto quotata, molto importante, e allo stesso tempo essere donna e giovane, è un problema? No, rappresento la diversità, porto in me stessa anche il mio ruolo e la mia passione poi anche per le iniziative che cerco di promuovere all'interno dell'azienda, che sia un'azienda sicuramente molto articolata, strutturata, ma che alla base ha proprio la diversità di background e l'età giovanissima, perché ha un'età media di 30 anni, quindi è diciamo in linea con lo spirito KPMG anche. Funziona. Sì, funziona. Hai trovato un ambiente favorevole, stiamo iniziando a Questo sgretolare lo un po' chiediamo di... poi, però. No, ma io lo chiedo a te. No, faccio questo discorso perché sappiamo che vi sono casi in Italia e non soltanto in cui è difficile sgretolare una serie di stereotipate certezze, no, rispetto alle differenze di genere, eccetera. Quindi questa cosa ci conforta molto bene. Davide Zucchetti di Randstad. Stiamo ascoltando ragazzi che portano idee e approcceranno per la prima volta il mondo del lavoro, anche se in realtà qua lo stanno facendo, forse non ne sono consapevoli, ma stanno lavorando in maniera fortissima. Come sta cambiando, se sta cambiando l'equilibrio tra domanda e offerta del lavoro? Cioè, cosa chiedono i giovani alle aziende, se lo chiedono oppure aspettano passivamente? Ti prego, assumimi. E cosa stanno facendo le aziende? Se sono più recettive, vogliono essere più sexy e più attrattive per loro? Gli equilibri stanno cambiando, direi, radicalmente. Diverse ricerche, alcune anche nostre, dimostrano come le leve motivazionali dei giovani, soprattutto quelli diciamo, nella fascia d'età tra i 18 e i 25 anni, siano radicalmente diverse anche solo rispetto a quelli della fascia d'età precedente. Quindi si parlava adesso di diversity inclusion, di piacevolezza del posto di lavoro, di possibilità di apprendere all'interno durante il percorso professionale. Ecco, queste sono le leve che portano i ragazzi e le ragazze a ritenere alcuni datori di lavoro più attrattivi di altri. Dall'altra parte le aziende, chi più chi meno, si stanno muovendo per sforzarsi di essere più attrattive, quindi uscire un po' dal paradigma del io offro lavoro, mi aspetto che ci sia la fila di persone che rispondono a questo lavoro, e iniziano a mettersi un po' in discussione. Per di fatto rispondere a una rivoluzione che è già in atto, per quanto silenziosa possa essere, e che si sta poi palesando attraverso dei macrofenomeni che adesso sono un po' sotto la lente di tutti, quali le grandi dimissioni, la YOLO economy, quindi un cambio completo di paradigma, assolutamente. E questo è super interessante e la traduco forse in maniera, non c'è bisogno di tradurlo, ma sintetizzo. Cioè le istanze che portate voi sono quelle che stanno facendo cambiare idea anche alle aziende. Questa mi sembra una roba importantissima. Alla mia epoca, quando mi arrivava l'offerta di lavoro, adesso non arriva, è difficile che arrivi, ma insomma io ero tutto un po' asservito, diciamo, a questo percorso che era già tracciato. Non mi veniva in mente di portare le mie istanze, no? Ma devo vivere per forza a Milano, devo per forza avere quel tipo di ambiente. Trovo affascinantissimo questo cambio di paradigma. Giustamente Davide ha parlato di cambiamento in corso, che è una vera e propria rivoluzione anche culturale. Voi, Silvia Pulino, John Cabot University, per vocazione avete un respiro super internazionale, no? Quindi forse possiamo smettere di stupirci della multiculturalità nei nostri atenei, possiamo accoglierla in maniera diversa,
possiamo finalmente essere maturi in quell'accoglienza della multiculturalità? Assolutamente, io penso che tutto il mondo universitario abbia un ruolo molto importante da svolgere, che è quello di preparare, di capire i giovani in primo luogo e poi prepararli per il mondo del lavoro, quindi fare un po' da ponte. E in questo senso la multiculturalità è anche un modo di avere prospettive diverse, avere una flessibilità mentale che consente anche di reinventare il futuro a ogni momento e di superare ostacoli che non sono prevedibili. Certo. Torno da Arianna Pozzi, per tornare appunto a quella che è stata l'idea imprenditoriale che in qualche modo ti ha cambiato la vita. Tu peraltro hai 18 anni adesso. Sì, sì, 18. Maturanda. Sì, quest'anno. Quest'anno maturanda. Sì. Quindi c'hai un consiglio di amministrazione e una maturità in corso. Esatto. Questo è pesante. Un pochino. Questo è notevole. Ci spieghi cos'è l'intelligenza emozionale, che è, diciamo, il fattore sul quale hai basato il tuo business sostanzialmente? Sì, io quello che volevo portare in Gaia è proprio il concetto che la moda non è semplicemente mi piace o non mi piace. Anche quando scegliamo un outfit non metto una maglietta solo perché è la mia preferita, ma perché oggi combacia con il mio mood. Per esempio oggi mi sento sicura di me e questa maglietta va bene con il mio mood. Quindi l'intelligenza emotiva è proprio quella che riesce ad andare oltre, diciamo, quello che è oggettivo, no? Quello che è anche facile da spiegare a volte, perché è anche complicato andare un po' più a fondo, e riesce anche a farci capire meglio aspetti della nostra personalità, della nostra, a volte anche della nostra vita. Può sembrare un po' banale, diciamo, di un outfit, renderlo così complicato, ma in realtà spesso è proprio il motivo, no, per cui riusciamo anche ad esprimere noi stessi attraverso quella che è la moda. Quindi le emozioni stanno alla base di tutti gli ambienti della nostra vita. Non c'è dubbio, anche nel lavoro sono gli ingredienti fondamentali, a volte sottovalutati, no? C'è l'aspetto emotivo che negli anni molto spesso alcune realtà hanno in qualche modo soffocato, così come invece sta venendo fuori, e siamo felici, sta venendo fuori anche un approccio diverso alla multiculturalità. Torno da Diana Said proprio per questo fattore, perché ha un cognome che ti dice da dove vieni. Sì, è un po' il Brambilla d'Egitto. E quindi sei la prova provata di una diversa politica aziendale di inclusione e di valorizzazione anche delle diversità. Ma io sono nata a Milano e sono cresciuta a Milano. Penso che il primo passo sia non pensare più neanche ad una valorizzazione, ma a una completa inclusione di tutte le unicità, che superiamo anche le parole diversità e integrazione, inclusione. Come vediamo negli Atenei, ma come vediamo anche in questa sala, tutti questi team che sono multiculturali, diciamo, per loro natura stessa, anche nelle stesse nazionalità. Ho fatto degli esperimenti con alcuni team che sono anche qui presenti, di quanti studenti di diverse nazionalità ci fossero. Non l'ho fatto oggi, l'ho fatto in altre giornate durante quest'anno di lavoro con Enactus, e ormai sono tantissime nazionalità, ma anche persone italiane con entrambi i genitori italiani, nate in Italia, che non sono mai uscite dall'Italia, sono già più multiculturali delle vecchie generazioni. Quindi la nuova frontiera è un ambiente di lavoro che non veda soltanto la diversità come delle etichette. Abbiamo completato l'ethnicity, abbiamo completato il gender, abbiamo completato la disability e via dicendo, tutte le etichette che organizzativamente ci diamo per comunque raggiungere degli standard, ma è qualcosa di etico, morale, valoriale, e quindi ancora più legato alla nostra persona, e va a completare l'ambiente di lavoro che è fatto di diverse prospettive e diverse idee, che solo tramite queste riusciamo, soprattutto in consulenza, anche a dare servizi di eccellenza. E a proposito di idee, dopo ci racconterai una tua idea che ha a che fare col passaporto, che hai fatto una piccola ricerca che è molto molto interessante, perché poi il passaporto, come dire, denuncia un eventuale nostro status, no? Quindi è molto importante. Torno da Davide Zucchetti, perché allora c'è, soprattutto sul tema ristorazione, alberghiero, in questo momento si riavvicina la stagione, c'è tutto un putiferio, un polverone su imprenditori che non riescono a trovare persone, non li pagano abbastanza, quindi torniamo al tema che dicevi prima, no? Istanze che si incontrano. Il risultato è, complice anche una serie di politiche economiche, che non è la sede e non è mia competenza discutere, però c'è un bel pezzo di giovani inattivi. Quindi non solo non fanno, ma non cercano lavoro. Come fate voi a intercettare? Perché magari hai dei talenti pazzeschi sprecati. La risposta a questa domanda sarebbe la risposta. Quindi non ce l'hai? Un pezzettino. Ne stiamo tentando diverse. Tutte le aziende ne stanno tentando diverse. Il tema dell'inattività è un tema particolarmente
delicato e critico, in primis per, diciamo, l'impatto sociale che questo ha, no? Quindi perché, come dire, tiene fuori non soltanto dal mercato del lavoro, ma più in generale, diciamo così, dalla società, un gruppo di persone sempre più numericamente importante. In secondo luogo perché si aggiunge a un altro tema più macro, che è quello della scarsità di talenti e di persone, no? Quindi c'è un tema anche di natura demografica, quindi le persone che entrano nel mercato del lavoro, quindi i giovani, sono meno rispetto a quelli che escono. Quindi il tema della scarsità poi si declina sulla scarsità di talenti, quindi di profili che abbiano un set di competenze adeguato, ma si traduce anche in termini di scarsità di persone, quindi le persone non ci sono e buona parte, quindi sono poche e buona parte non sappiamo dove siano e che cosa stiano facendo. E quindi non è solo il tema dei cervelli in fuga, ma anche, come amo dire io, Maria Riverente, i corpi che rimangono. Esattamente. No, battute a parte, evidentemente. Esattamente. Quindi per voi è uno sforzo incredibile, immagino. Uno sforzo incredibile, anche perché la parte, diciamo così, il gruppo tra gli inattivi non ci sono soltanto quelle persone, diciamo così, ai margini. Sì. Ci sono anche diversi ragazzi e ragazze che invece hanno un'idea diversa del lavoro e quindi, come dire, si muovono verso un mercato del lavoro che non è quello che noi siamo abituati a conoscere e si muovono portando delle istanze che non sono quelle che noi siamo abituati a considerare. Quindi in questo senso, diciamo, le aziende e tutti i player del mercato del lavoro, dicevo prima, iniziano a mettersi in discussione e dovranno farlo, a mio avviso, sempre di più. Poi è chiaro che si tratta di ridefinire un equilibrio, come dicevamo inizialmente, no? Quindi non ovviamente spostarsi completamente. Però è un tema sicuramente centralissimo. Noi ci stiamo muovendo con Randstad, ma, come dire, ripeto, tutte le aziende lo stanno facendo perché è un fenomeno, è il tema in questo momento sicuramente, in tanti modi, per dare spazio ai giovani, per non, come dire, ricondurli a degli schemi predefiniti, ma cercare il più possibile di aprire a delle nuove modalità, a dei nuovi modelli organizzativi, di lavoro e anche di pensiero, se vogliamo. Nuovi modelli di pensieri, nuove organizzazioni, un po' quello che stanno facendo i team di Inactus, portando idee, a volte alcune possono essere un po' più zoppicanti di altri, ma poi c'è la giuria, ci sono i mentori, quindi verranno accompagnati. Tutto quello che hai sentito, Silvia Pulino, in realtà voi come Università Americana già lo fate, cioè siete molto proiettati a accademia e esperienza. È l'approccio anglosassone, quella roba lì, no? Cioè si studia ma si fa anche tanto. Assolutamente, si cerca costantemente di collegare quello che si fa a livello teorico con quello che succede nel mondo reale. Si portano le aziende in aula, si mandano i ragazzi nelle aziende per le strade a fare progetti bellissimi come questi di Enactus e lavoriamo anche molto con le scuole superiori perché bisogna iniziare il prima Fin dalle possibile. superiori. Bisogna iniziare il prima possibile, un po' l'ultimo gruppo l'aveva sottolineato, no? Prima iniziamo e più otterremo, migliori risultati otterremo a livello comportamentale piuttosto che cognitivo, sì. Abbiamo un problema di troppi anziani al potere adesso? Cioè, sto pensando a Arianna, cioè, quanto si può essere scontrata con un mondo... Davide diceva le istanze ma stiamo iniziando a matchare le due istanze, no? Abbiamo un problema che noi siamo un po' troppo âgé rispetto a Arianna che è lì che scalpita, no? Sì, io direi che è piuttosto una questione di approccio e di atteggiamento. Io mi considero diversamente giovane Mi piace. e penso che lo sarò fino a 100 anni. E quindi più tutti noi ci rendiamo disponibili al cambiamento, alle nuove idee e a riconsiderare le nostre posizioni, più sarà facile dialogare con i più giovani che vengono con le nuove idee. Certo. Torno da Arianna, perché allora, la prima domanda, cioè la penultima è un po' scherzosa se vuoi, perché sto pensando al fatto che appunto avrai la maturità, però magari la tua Gaia ti richiede tempo, Sì. Cioè può succedere che dici a un professore per favore domani non mi interroghi e loro come rispondono? Ma in realtà non l'ho mai chiesto durante i 5 anni del liceo perché non ho mai voluto, soprattutto in classe, magari dare l'impressione è privilegiata perché fa altro e comunque la scuola è sempre stata una mia priorità, ovviamente insieme a Gaia, quindi magari mi facevo più carico io di lavoro, dormivo meno ore la notte, ma cercavo di fare sempre tutto. Penso che in realtà con una buona dose di organizzazione, ovviamente facendo anche qualche rinuncia quando è necessario, rinunciare a qualche aperitivo, a qualche uscita,
in realtà si riesce... Ti costa tutto questo? Ma no, costare no, neanche me ne rendo conto, in realtà magari è più qualcun altro che mi dice ma come Non fai? ci sei mai? Non più che non ci sei mai, come fai a farlo? Io non so se ce la farei a stare tutto quel giorno davanti al computer e poi al libro, però se è una cosa che fai con passione e comunque hai ben chiaro il tuo obiettivo non ti pesa in realtà, cioè anzi è una cosa che ti motiva anche nei momenti che ci sono di sconforto, dei momenti di difficoltà. Diana Said, in KPMG mi raccontavi l'altra volta, quando preparavamo questo panel, che hai fatto un piccolo esperimento, no? Cioè ti sei chiesta... Sono dei progetti. Sono dei progetti. Che partono dal doppio passaporto. Cioè Sì, ti sei diciamo chiesta... che porto la mia esperienza, cioè diciamo faccio fronte magari ad una mancanza di esperienza ad una giovane età con delle life skills, le abbiamo viste anche prima nominate e io ci credo molto in questo, come dice Arianna, con la passione ma anche con le life skills, quindi le mie esperienze personali, appunto io ho le categorie di diversity, age, gender, ethnicity, e quindi io ho il doppio passaporto e allora mi sono chiesta quanti in KPMG hanno un doppio passaporto e possono apportare grazie a questa doppia nazionalità qualcosa di nuovo nel business. Magari non li intercettiamo ma ci sono. Quindi sicuramente bisogna misurare i target, quindi dobbiamo sicuramente darci degli obiettivi misurabili, quantificabili per poter comunque sapere quanto è la nostra diversità e quante diversità includiamo al nostro interno e per farlo ci diamo quindi delle categorie, però è più un'idea proprio di life skills, di esperienze personali che vogliamo valorizzare. Di diversi background per poter arricchire anche il business stesso. Che sono tutte competenze che forse in un vecchio paradigma avremmo giudicato immateriali o esatto, di secondo ordine, superflue. Assolutamente. Il tentativo invece di portarle a galla. Sì, esatto, magari io per esempio, sì, anche altri tipi di competenze, possono essere sia competenze che life skills. Certo. Io per esempio sono psicologa, nel mio lavoro non mi è richiesto di essere psicologa, però per esempio facciamo dei workshop molto belli sugli unconscious bias di psicologia cognitiva e questa è una life skills, nel senso che non è una skills per il mio lavoro, ma che è molto utile a corredo anche del mio business in questo caso. Stiamo parlando di giovani e Randstad, torno da Davide Zucchetti, ha fatto una ricerca fresca su un target molto specifico, in realtà stiamo parlando proprio di loro, 18-24 anni, no? Che è un target super sensibile perché è logoro dirlo, però saranno la classe dirigente, ma è così. Cosa ci puoi dire di questa ricerca? Che cosa avete scoperto? Allora, la ricerca è quella a cui facevo riferimento prima, in realtà è più ampia, quindi si chiama Randstad Employer Branding Research, è una ricerca annuale global che quindi a livello mondiale? A livello mondiale, ovviamente poi con delle verticalità sulle diverse OPCO, che indaga appunto quali sono le leve motivazionali che portano le persone delle diverse fasce d'età, tra cui anche 18-24 anni, a identificare più o meno attrattivo un datore di lavoro piuttosto che un altro. E appunto quello che è emerso dalla ricerca, dall'ultima edizione, ma è un trend ormai che si sta consolidando, è un cambiamento radicale degli EVP, sono quelli che vi citavo prima, e emerge un po' sempre di più anche una visione diversa, che è un po' anche il paradosso, se vogliamo, della, chiamiamola generazione Z. È una generazione che vive immersa nel cambiamento, nella complessità, nella difficoltà a prevedere che cosa succederà domani, e al tempo stesso è una generazione che però non ha mai vissuto o non ha ancora vissuto, diciamo così, sulla sua pelle un vero cambio di paradigma, quindi non c'è ad esempio non c'è un pre-digitale e un digitale per loro sono nati in questa dimensione. Verosimilmente, anche se forse auspicabilmente sarebbe meglio di no, le generazioni che seguiranno non potranno fare un confronto, o potranno sempre meno fare un confronto tra lineare e non lineare, o complesso e meno complesso, perché, come dire, saranno nati nella non linearità e nella complessità e nella difficoltà, diciamo, di prevedere. E questo ovviamente ha degli effetti, diciamo, positivi, se vogliamo leggerli in termini di potenziale creativo, e quindi capacità di creare, no? E di pensare senza necessariamente ricondurre a degli schemi preesistenti. In questo momento in particolare è un po' come accennavamo,
un punto critico, no? Perché tendenzialmente invece in molti contesti, tra cui ancora in buona parte nel mercato del lavoro, gli schemi non sono ancora, si stanno adattando a questo nuovo contesto, ma non sempre lo sono e molto spesso invece riconducono e anche le aziende chiedono delle soluzioni che li aiutino a risolvere un problema senza però cambiare un po' il punto di vista, no? Credo invece che questo momento, in particolare questa giornata, sia molto esemplificativa di come l'apertura, la disponibilità a mettersi in discussione delle aziende possa incontrare e favorire il potenziale creativo e di come dall'altra parte la possibilità invece di confrontarsi e di rimanere aperti in termini di apprendimento possa essere un fattore molto importante in termini di migliore capacità di strutturare, di presentare, di confrontarsi nelle modalità più appropriate. Sbaglio se dico che loro sono acceleratori del cambiamento? Cioè sono loro, non sono... Loro sono il cambiamento. Sono acceleratori di cambiamento e sono anche a volte acceleratori di start-up, nel senso auspicano un'accelerazione della loro start-up, perché abbiamo visto tutte idee bellissime, insomma, super intriganti, eccetera. Una di queste diventerà l'idea che scaturisce da quest'anno. Però abbiamo esempi di ragazzi che vogliono diventare imprenditori, ragionevolmente. E chi non vuole diventare imprenditore rimane un misero dipendente? Si salva? Si può vivere da dipendente? Assolutamente sì, perché ciò che si può insegnare a livello universitario è non solamente la tecnica di avviare un'impresa, ma l'atteggiamento imprenditoriale, che è trasferibile in qualsiasi ambito. Io non vedo problemi, vedo possibilità di soluzioni e opportunità. Io riesco a mettere insieme le risorse di cui ho bisogno per portare a capo un progetto. Io capisco qual è il mio ruolo nella società. Questo va bene in azienda, va bene in una NGO, va bene nel non profit, e fare start-up è solamente una delle tante strade. Cioè la logica, la mentalità imprenditoriale la posso mettere in un team di lavoro del quale non sono il CEO, la posso mettere in un team di lavoro del terzo settore. Assolutamente. È proprio il punto di partenza e la visione che ho del modo di stare sul lavoro. Di stare nel mondo, di risolvere problemi, di essere creativo, sono tutte cose trasferibili. Ok, allora io vi proporrei un ultimo giro di domande che non abbiamo concordato, quindi così ci piace anche un po' improvvisare. Ognuno di voi mi dà un auspicio da qui a 5 anni. Cioè, Arianna Pozzi, che sia da Gaia o alla maturità che stai per fare adesso. Parlo un po' proprio per la mia generazione, Sì. forse. L'auspicio, da qui a 5 anni, anche riprendendo prima il discorso della differenza, no? Tra quella che è la mia età, dei miei coetanei, e quella poi invece della classe dirigente, o almeno per ora, di trovare ancora un dialogo più profondo, più sincero e senza pregiudizi, né da parte nostra verso i più grandi né viceversa, proprio per ascoltarci di più, perché penso che una coesione tra la nostra creatività e innovazione, ma la loro esperienza, che poi è fondamentale, può essere, soprattutto nel nostro paese, veramente la chiave per risolvere tanti problemi che ci sono. Continuare a portare avanti idee, saper parlare, saper ascoltare noi, che abbiamo qualche anno di più, e toglierci un po' magari di arroganza ogni tanto e accogliere un'idea che può arrivare, penso un po' anche da una quindicenne, e quell'idea può spaccare, come è successo. Diana Said, un auspicio per lasciarci? Io spero, come oggi, Sì. di poter continuare ogni giorno a lavorare con la stessa passione, e perché mi entusiasma il mio lavoro, perché fa parte di me, non è solo un lavoro. E quindi spero di poterlo fare sempre così, perché questo mi permette di contribuire ad un impatto anche intorno a me, perché vuol dire poter dialogare anche con i giovani di Enactus, come ho fatto quest'anno, e interagire con poi tutti gli stakeholder interni ed esterni all'azienda con la giusta energia innovativa anche. Allora sbaglio nel dire che in realtà traduco l'auspicio. Poter continuare a lavorare così vuol dire che anche tante altre aziende seguono l'esempio di KPMG. Non sto facendo la marchetta KPMG, però se l'ambiente è così virtuoso, allora facciamo l'auspicio che tante altre realtà seguono quel modo Spero di che approcciare. tutti i giovani trovino il match tra la loro passione e il loro lavoro, perché deve essere così. Davide, ci stai pensando? Ce l'hai? No, il mio auspicio è che la voce dei giovani e le istanze di cui parlavamo prima siano non solo ascoltate sempre di più, ma rese sempre più rappresentative e quindi portate anche in quelle sedi in cui poi si prendono decisioni. Cioè che non diventino
singoli casi da trattare con esotismo, come Arianna che dice la più giovane che diventa il titolo sul giornale, però la guardi sempre con quella circospezione, con quel leggero sospetto. È un caso straordinario, no? Però non è quello, deve diventare la norma. Deve diventare la norma e deve, come dire, avere la possibilità di tradursi concretamente in qualcosa. Quindi certo. i luoghi in cui si prendono decisioni sono, a seconda del contesto, quello politico, quello aziendale, no? Quindi, come dire, una maggiore rappresentatività non soltanto in termini di ascolto, ma in termini poi di possibilità di agire e quindi di impattare. E quindi vuol dire ai vertici delle aziende, vuol dire ai vertici della politica, insomma, rappresentante della Camera, Presidente del Consiglio, insomma, per esempio, no? Questo può essere un buon augurio. Silvia Polino, un auspicio anche da parte tua. Allora, da parte mia, io pensando ai giovani, auspico che possano sempre, quando fanno scelte di vita importanti, che siano sul lavoro o sul personale, che possano allineare mente e cuore. E anche questo mi sembra un ottimo auspicio. Grazie mille ai miei ospiti per questo ennesimo tassello nel viaggio di quest'oggi. Grazie. Come facevate a sapere che avevo quei 5 secondi in più per portare la sedia? Perché mi guardate anche, non è che suonano e basta, c'è ragione. Allora, a questo punto, Marta, non avresti voglia di un collegamento internazionale, tipo, per esempio? Guarda, magari prima di andare a Puerto Rico, perché no? Vero? Why not? Ma chiediamo conforto in regia se, per esempio, abbiamo collegato qualcuno? Dovremmo? Mi date? Sì? Sì, fantastico. Sì, no, scusate che stiamo facendo le lampade. Allora, dovremmo avere il presidente and CEO di Enactus Globale, Robin Scherer-Ferman. Robin, hello. Welcome. How are you? Hello everyone. Buona serata. Buona serata, grazie mille. Welcome to the national competition here in Italy. Thank you so much for having me. I am so excited to be able to join you virtually, and I bring all of my greetings from the Enactus global community. Thank you for having me. Thank you so much for being with us. It would have been better to have you here in presence, but next time, next year I want to come. Yes, absolutely. We'll find a way. Robin, just a little curiosity. Where are you based? So I am coming to you today from my home office in the United States. I live in the state of North Carolina, which is in the southeastern part of the United States. All right. So it is a beautiful summer day with blue sky and lots of sun. Wonderful. It's raining now here in Padua. That's Italy, you know? Stereotypes. Yes. Stereotypes. Yes, of course. Okay, we got it. We got it. Robin, we have a very simple question. It's not so simple, actually, but given your experience and your point of view of the worldwide community of Enactus students, can you tell me 5 peculiar traits of young people who can have success? Such a good question. Yeah. Yes, it is such a good question, and one that we think about all of the time in our work with Enactus around the world, because we see a critical part of our work to create a better, more sustainable world as preparing the global pipeline of leaders that are needed in the future of work and that are needed to achieve the global goals and create a vision of a world that works for everyone. And so what we know from our data is that Enactus is preparing leaders with the skills the future demands. And those skills are the ones that the World Economic Forum is often calling for. So when I think about the skills that the students that are with you today need to master, and that frankly we all need to continue to cultivate throughout a career, I think of several of them. Number one, when we talk about Enactus and our work as a global network, we talk about the ability to be both locally rooted and globally informed. So I think it is critical that our students develop the skills to deeply know their local communities and be connected to what is happening in their communities, on their campuses, and in Italy as a whole.
And then also to be globally informed, to understand how those local issues connect with the issues that their peers are facing in other countries. What might be the same? What might be different? What can they learn from others around the world? So my first skill is you have to be locally rooted and globally informed. And then the other skills that I think are really critical come from what the World Economic Forum has told us that employers of the future are really looking for. And those are the ones that so many of the skills that so many of the students that are with you today and professionals are using every single day already. Number one, you have to have critical thinking skills. You have to be able to really think deeply and robustly about the problems and opportunities in front of you. Number two, you have to be a problem solver. So really always looking for ways to solve real, meaningful problems, to be solution oriented. But you have to do it with the third skill, which is empathy. I feel that it's critical that as we look at the world around us and as we think about both people in our own lives and community and those that have lives that are very different from us, the ability to empathize, to put yourself in someone else's position is critical to the type of leadership that we need for a more just and sustainable world. And then I have two more, so I've gone a little bit over your five. But my other two skills are, I think that we all have to be active, continuous learners. The skills that are going to be needed in the future are things that we don't even know yet. And so we have to be able to constantly retool our efforts and learn new things. And then finally, the final skill that I think we all need, and that certainly so many of us have demonstrated and been called upon to grow throughout the last 2.5 years of the global pandemic, is the skill of resilience, the ability to face challenges and overcome them in creative and innovative ways. So those are the skills that I think are most needed. Well, we took notes, actually. Thank you so much. But Gianpaolo, we are talking to the International Enactus president. Yeah, so sure. giving your international gaze on Enactus and talking about the Generation Z, is it the same all over the world, or are there any differences, maybe? Yeah, such a good question. Such a good question. Wherever I travel around the world, and Enactus is a global network. We work in 35 countries on 6 continents around the world. So the best part of my job is getting to meet with young people and Generation Z in every country that I meet in. And what I have to tell you is that I see more in common than I do see differences. So wherever I am and wherever Enactus works, what I see is that Generation Z really has an entrepreneurial mindset. They want to think innovatively and critically about how to create new things that solve new problems. And they have a commitment, a deep commitment to social and environmental impact. They know that the problems of the world are those that they are inheriting and that they are going to be responsible for solving. And so they want to hold all of us who are a few generations above them to a high standard when it comes to creating solutions to social and environmental problems. So what I have seen is that they really care a lot about wanting to see both their entrepreneurial mindset and their commitment to social and environmental impact. They want to see that reflected in how they learn, how they work, and how they spend their money. So they want to learn in environments and in colleges and universities and through programs like Enactus Italy. They want to be learning those entrepreneurial skills and having a chance to really test them out. They also want to work for companies that care deeply about social and environmental challenges. Many of the students that go through Enactus will go on to work in traditional commercial enterprises and corporations. And they are asking hard questions during their interview process about what is this company doing for the world around them, and how is the company really caring about all of the stakeholders, not just trying to only increase shareholder value. And then finally, we know that Generation Z is using the money that they do have to spend it with companies that are making a positive difference. They are thinking critically about how they deploy all of their resources to make the world a better place. And I think we all have so much to learn from the generation that you all are working with every day.
Thank you, Robin. I do agree, and I think I learned this from Enactus, so that's was my answer when I started. Yeah. And I don't know if this is an unfair question, maybe, but I try the same. And are there any particularly, let's say, virtuous countries within the Enactus network where Enactus sees that the environment is particularly favorable, maybe? I mean, you mentioned that we are in 36 countries, which is a lot. And do you see some differences there? Well, you know, what gives me hope, what gives me hope, even when the problems of the world are very dark and sometimes it's difficult to find hope, but what gives me hope is that in every single country that we work in and that I travel to, I see real people making a real difference. And so what I'm also really motivated by is that in every country around the world, what we are seeing is that the purpose of business is really evolving. And in every country, in different ways, large and small, we are seeing that business leaders are awakening to the reality that business can be a force for good. And Enactus helps to train the next generation of leaders who know exactly how to use business to do good in the world. So we have seen here in America that the Business Roundtable has really been calling for businesses to evolve how their stakeholders are valued. We also see globally the global B Corporation movement, benefit corporation movement, that is helping corporations think innovatively about how they can integrate social and environmental impact into their actual governance. So what I'm really motivated by is that in every country, I'm seeing businesses that are thinking about how can we value all stakeholders? How can we not only create shareholder value, but also deliver real value to our customers, invest in our employees, deal fairly with suppliers, and support and invest in the communities that we operate, because we know that when we do good for the world, that is doing good for business. And we also see that when companies are doing that in whatever country they're working in, they have more success in recruiting the Generation Z leaders that are there with you today, who are so skilled and ready to make a difference in the world. So it's hard to pick out one particular country that is creating the type of environment where this type of mindset can thrive. But what I'm pleased to see is that I see it happening all around the world. And we're really creating a movement of businesses for social good. Yeah, that's the word that I like, movement. We are a movement, a global movement. So thank you for your inspiring insights, and thank you for having been part of this national competition. And I personally will see you in Puerto Rico. Would like to invite some of our guests to the World Cup, maybe, because we are going to have the national champion right now on stage, and of course they will fly with us, but maybe we can extend the invitation to some other partners, some of our partners, right, Robin? Oh, absolutely, absolutely. The Enactus community will be coming together at the end of October and early November for the Enactus World Cup in San Juan, Puerto Rico. You all are invited. I hope you will all join us. It will be an incredible global celebration of the type of innovation that you have been seeing in the national competition today. I can't wait to see who the Enactus Italy national champion will be and to cheer you on when I see you. Thank you so much. Thank you so much, Robin. A few minutes and we're going to have our winner. Thank you so much, Robin. See you in Puerto Rico. Big hug. Good night, everybody. Bye. Take care. Bye. Bye now. Insomma, ci siamo tolti qualche dubbio, anche qualche, come dire, incertezza etnografico-culturale che avevamo sul mondo Enactus, e la spazzate via, fantastico, bravi. Nuovo presidente di Me l'hanno quest'anno. detto che siete bravi? Cioè, me lo dici anche tu? Sì, secondo me siete bravi, insomma, se no sono non saremmo qua. contenta di ricevere Siete così complimenti. bravi che a un certo punto vi siete inventati una roba di cui non mi avete detto nulla, Esatto. ma ci spiega tutto Giulia. Sì, perché credo. è la program manager insieme a Silvia che l'ha ideata, certo. quindi io non mi voglio prendere questi meriti che non ho. Vai.
Allora, devo spiegare in Sì. che cosa consiste questa iniziativa che abbiamo lanciato Che si quest'anno, chiama? Fanta in Actus. Fanta in Actus. Quindi per la prima volta abbiamo Sì. ideato questa iniziativa, abbiamo anche io e Silvia preso qualche punto Genius da Marta per questo, Ok. quindi siamo state premiate con i nostri punti Genius che usiamo in ufficio. Quindi funziona come un fantacalcio, un fantabasket, avete avuto tutti l'opportunità di puntare sul vostro team favorito. Confermate? L'avete Giusto. fatto? Sì. Quindi Ma avete- oltre a puntare, hanno puntato proprio... Avete scommesso €1 o più sul team che secondo voi avrebbe vinto la National Competition 2022. Fantastico. Vi ricordo che il ricavato ovviamente è già stato separato in buste e verrà consegnato subito dopo l'evento ai rispettivi team leader, e quindi grazie a tutti per aver supportato i progetti Enactus. Bravissimi. Adesso poi vado a vedere nella boccia quanti soldi avete messo, perché è facile scommettere così, devi mettere... Ma quindi adesso tu stai per dirmi... I nostri volontari che ci hanno supportato mi hanno detto che sono stati bravi e hanno scommesso anche più di €1. Più di anche Sì, €1,10 sì, a volte, €1,20, insomma. E quindi, insomma, diamo un riconoscimento al vostro team preferito. Quindi chiamerei le team leader del team di Enactus Padova, Enactus Padova, attenzione, attenzione. che ha ricevuto la maggior parte dei consensi. Quindi è il vostro- potremmo dire, Giulia, che il paese reale, la società civile, tutte le persone qua presenti dicono, secondo me, doveva vincere il team Enactus Padova. Esatto, ma voi vi starete chiedendo anche Eh. se c'è un premio. Chi ha Esatto. scommesso sul team che poi vincerà, che cosa Che vinco? cosa vince? Vincerà una foto con il team vincitore della National Ah, beh, Competition. tanta roba, bellissimo. Bene. Altro che facce da Enactus, qua è che facce proprio da Enactus. fantastico. Beh, complimenti Brave comunque siete, all'Enactus Padova, al nostro team. Adesso siamo al clou che è anche il finale. Due cartellette. Perché 2 cartellette? La Giulia mi ha lasciato la sua. Ok, non so, facciamo così, una sopra l'altra, perfetto. No, ma è benissimo così. Vuoi anche la mia? Non sai mai. Allora, dobbiamo, Marta, prima di decretare il primo e il secondo classificato, e poi il primo classificato, normalmente c'era un notaio. Io mi ricordo nel Sì, aspetta programma un attimo della... però, mi è venuta in mente un'altra cosa, Sì, scusami. sì, sì. Abbiamo 2 regali speciali, perdonami, colpa sì. mia perché le 2 cartellette mi hanno confuso. Aspetta, mi hai confuso No, anche non me, ce l'hai cosa? neanche scritto perché non lo sai neanche tu, è una sorpresa mia. Ah, Aspetta non un c'è in attimo. scaletta? No, Ok. aspetta, Quindi Queste chiedo cose sono sempre un po' alla perplesso. Giulia e alla Silvia, questo mollo tutto qua, tanto non mi serve Un'altra più. scaletta, per favore. Allora, fondamentalmente 2 cose. Sì. Abbiamo fatto i ringraziamenti iniziali all'Università di Padova perché ha concesso tutto questo e quindi Certamente. grazie particolare al professor Dughiero. Però dietro le quinte c'è anche una persona che ha aiutato veramente tantissimo, che è la Faculty Advisor, sotto Fabrizio Dughiero, il professor Sì. Dughiero, che è la Patrizia Cannavò, a cui volevamo regalare applauso. un mazzo di fiori. Che non lo sapeva, non voleva sedere sul palco, si sta imbarazzando. Va bene. Certo. Non sapeva. Vai, Nemmeno io. quindi... Grazie mille. È stato un piacere enorme, come Università di Padova, accogliere, insomma, dopo 2 anni in presenza questa National Competition. Grazie al Faculty Advisor, invece il professor Fabrizio Dughiero, per tutto quello che ha fatto per il nostro team e per i progetti di innovazione soprattutto che come Università di Padova stiamo portando avanti. Grazie mille di tutto, è stato un piacerone. Grazie mille. Grazie mille Patrizia. Grazie. Poi c'è un altro mazzo di fiori perché Sì. oggi c'è un compleanno molto speciale Ah. e io ci tenevo a festeggiarlo sul palco Sì. perché il presidente del nostro advisory board, Brunella Airaudo, che compie gli anni. E siccome fa veramente tanto per Enactus, ci sembrava assolutamente doveroso festeggiare il compleanno tutti insieme. Già che ci hai dedicato il tuo tempo nel giorno del tuo compleanno, mi sembrava il minimo. Questa è davvero una sorpresa, davvero il Coup de Théâtre. Io sono stata benissimo lì perché ho visto davvero l'energia che questi ragazzi hanno
espresso sia prima tutti quanti nella passerella sia nella presentazione dei progetti. E con la deformazione professionale che mi caratterizza per il lavoro che faccio, ho visto davvero tantissime soft skill che sono emerse, sulle quali avete cominciato già a lavorare, che saranno molto utili per il mondo del lavoro. Quindi insomma un programma meraviglioso, grazie agli organizzatori, grazie ai ragazzi e grazie davvero di questo inaspettato compleanno. Grazie, auguri. Auguri allora. Poi Marta, il regalo è bellissimo, il bouquet è stupendo, ma una torta no. Sì, no, una fettina di torta. Ma uno spritz secondo me Uno alla spritz, fine, è siamo vero, qua. insomma, Poi aspetta, non ho ancora finito, lo so che mi stai odiando, però non ho ancora finito. No, mi dici è tardi, I mi switch to raccomando. English, and I know Sì. we are late, but I switch to English just Sure. for a second, because okay, the national competition is in Italian, and we have organized everything always like this, but we have international students that Sure. do not understand Italian, right? So. The platform, the Enactus platform is in English, and the training and everything is in English. But the national competition is in Italian, except for the Robin Schreier and some other moments, right? So everything will be subtitled in YouTube, okay, so that you can capture all of the event. And I know there was some concerns, Yes. even before, when some of the students were have been like asked some questions and they didn't answer because they don't speak Italian. Right. And so this is my personal thank you to you, international students that are part of the network, and we will grow together, and you will capture all of the parts of the national competition in a while on YouTube. So thank you to all of you. Or an accelerated Italian course online, if you prefer, up to you. Ok, adesso sì, Adesso ci adesso siamo? mi puoi dire la frase che stavi aspettando di dirmi? Sì. Fermi tutti. Ma che è una sorpresa via l'altra questa, sembra un programma che... Ci abbiamo un campanello, sai? Dling dong, c'è posta per te, c'è... È da parte da tutti i team di Enactus Italy, cioè delle università italiane. Solo un pensierino per tutto il lavoro che hai fatto per noi in tutti questi anni. È meraviglioso. Spero che lo apprezziate. Ma non sei l'unica a ricevere i fiori, mi spiace. Cioè, mi sembra ovvio. Ovviamente anche gli altri, che sono Silvia e Giulia, avranno i fiori. Quindi venite pure qui. Come a Sanremo, insomma. Coi Sì, fiori sì, un di po' così, Sanremo, un po' come a c'è posta per te, un po' Sanremo. bello. Tanto che Andrea Roccabella, io a questo punto me ne vado perché ci saranno altri 4 colpi di scena, quindi ci rivediamo fra un po' un'oretta e mezza, insomma. Facciamo una foto? Io volevo sapere... Vieni a fare una foto con noi. Hai ragione, Shane, vieni a fare una perfettamente. foto? Brava. Bene, grazie di tutto, grazie Shane, grazie. Anche questo è il mondo Enactus, le sorprese, quelle vere, quelle inaspettate. Vogliamo... Ci siamo? Quindi Sì. ricomincio la Adesso scaletta. no? Comincia la scaletta vera, Ok. ora vai. La sai la storia di quei due che sono morti di vecchiaia su un palco Enactus perché tutti continuano a fare Ma io non sorprese Guarda, e mi li hanno trovati mi taccio, riversi? Non dico neanche il nome del campione. Allora guarda, adesso sto dobbiamo zitta. certificare... Chiamo al Chiama. mio fianco la Score Verifier di Score KPMG, Sure. Elisa Muraro. Elisa Muraro, buongiorno, buonasera ormai, benvenuta su questo palco. Lascio a lei la parola perché KPMG è a livello mondiale lo Score Verifier di Enactus. Quindi lei certifica in maniera incontrovertibile che quello che stiamo per annunciare è quello, cioè il secondo Corretto. posto e poi il primo. Ce lo spiega meglio lei. Fantastico. Buon pomeriggio a tutti, sono molto lieta di essere qui in rappresentanza di KPMG e in qualità di Score Verifier ho lavorato appunto con lo staff di Enactus per garantire il processo di voto che assicuri appunto una precisione e trasparenza. I voti dei giudici sono stati tabulati e io sono responsabile appunto di questo processo. Posso quindi confermare che abbiamo calcolato i risultati e che abbiamo un vincitore e un secondo posto. Fantastico. Quindi
Che vuol dire che eventualmente ci arrabbiamo con te o con la giuria, sostanzialmente, giusto? No, un po' signora Malussel, no, tu si certifichi, c'entro. perfetto, chiarissimo. Grazie mille. Niente, allora, grazie a voi. Elisa, a questo punto noi possiamo procedere all'apertura e lettura, fantastico. Vuoi qualcos'altro in mano, Marta? 2 scalette, un bouquet, 2 spritz, non lo so, a questo punto va bene. Aspetta, Vuoi un valletto? No, ce la Valletto? faccio, ce la faccio. Giampa, scusami, Ehi, io sì. spero che i soldi del Fanta Enactus non siano qui dentro perché è vuoto. Quanto c'è lì? Come vuoto? Niente, è rimasta la scatola di prima. Però mi presento con una scatola. No, sei stato tu che... Mi hai chiamato, vengo. Sì. No, Vai, magari allora fai potresti reggere il qualcosa, microfono, passami le la buste, busta. insomma. Tengo questa. Vai, Ok. passami questa. Anzi, Ma tieni c'è questa dentro il da nome? un'altra parte. Oh, ma che scatola. Vai, così. Questo è il secondo? Aspetta Questa- però. speriamo. Aspetta, crea Fermo. suspense, stai No, buono, molta più fermati. suspense. Aspetta, Quindi, noi dobbiamo dai. però vedere. Ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Abbiamo i 4 finalisti e li vediamo. Eccoli qua. Molto bene. Università della Calabria, Università di Udine, Università di Brescia e Politecnico di Milano. E Quindi adesso? annunciamo solo Il secondo posto. esatto, il giusto? secondo posto e il primo posto, vabbè, prima il secondo posto. Ma tipo Primitive, ce l'avete una roba? Più basso. Cioè più... che accompagna, non so il basso, come dire. il basso che fa suspense. Ecco, mi piace già, mi piace. Vai, il secondo classificato alla sesta edizione della National Competition 2022. Vai benissimo. Vado bene? Grazie. Possiamo fare quella cosa di prima del... È il secondo, questo è il secondo. Università degli Studi di Udine. Udine! Complimenti a Udine! Secondo me il regista non è contento di me. No? No, non ho fatto nei tempi Roccabella, secondo me va corretti. benissimo. L'anno prossimo io non vengo perché mi sembra Adesso sto bravissimo. più attenta, attenzione, Roccabella, guardami che faccio del mio meglio. Aspetta. Quindi, il campione nazionale Sì, della sesta edizione della National Competition che deve lasciare la casa del grande che fratello. No, che volerà a Puerto Rico con quello. noi, speriamo non solo con me, ma con anche molte altre Assolutamente. persone. Sempre suspense. Sempre Sì. suspense. Qui molta suspense. Molta, di più. E anche un grido di gioia, speriamo, Sì, per no? esempio. Adesso io voglio andare insieme a Roccabella, ce la devo fare. Dai. Politecnico di Milano. Cioè... Guardateli! Datemi le luci lì! Luci! Sul palco anche il secondo posto. Sta piangendo! Il secondo posto. Complimenti ragazzi! Facciamo la foto ragazzi, la foto. Cioè, Complimenti ragazzi, fantastico! Sta piangendo? No, adesso no. abbiamo fatto le cose al contrario, perché tu mi hai detto sono brava, mi sono emozionata e ho fatto male. Quindi, Ah, non è vero, non hanno vinto loro, abbiamo no, sbagliato. infatti niente, ritiriamo. Ah, ok. No, dovevamo far salire il secondo posto per consegnare il premio, comunque. Per E cui facciamo lo salire anche il possiamo secondo adesso, posto. è Ma ovvio. sì, venite Ma sì, ragazzi! dai, In ragazzi di ordine diverso, ma bravi, bravissimi. Dov'è il coso? E l'Università degli Studi di Udine con la targa. Ups, eccoli così. Congratulazioni. Fantastico. Adesso mi sposto. Eccoli qua i ragazzi! Eccoli qua i ragazzi! A questo punto Marta non resta che lasciarli alla loro gioia, chiudere questa stupenda liturgia. E beh, ma come la chiudiamo questa stupenda liturgia? Vuoi che non facciamo vedere il video dove il Politecnico di Milano verrà insieme ad altri partner con noi? Veramente? Non era in scaletta? No, Lo possiamo fare? non lo so, cioè, abbiamo un video ragazzi? Secondo me sì. Io Sì, l'avevo ce l'abbiamo, mandato. non so cosa sia, ma Andrea Roccabella, vai col video. Ah, cioè andate lì voi? Sì. No, vabbè ragazzi, Chissà però qualche passo di salsa? Cinisello, signori della Sapete giuria, qualche passo di Cinisello salsa lo Balsamo. potete... Cinisello Balsamo. Ma perché devi andare fino a lì, Beppe? È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo, diceva. Non una so, volta. ma guarda che noia, che gioia, che musica. Perché? Lei non ci crede, guarda. Non ci sta No, credendo. no, infatti.
Marta, Ecco, scusa, no aspetta Giampa, Sì, no, sì, ci sì, tengo, sì. Marta, Sì. ci tengo. Marta, voglio dirti che noi, in quanto team, verremo a Puerto Rico, non c'è nessun problema, siamo con voi. Accettate quindi? Sì, allora io avevo da fare, Grazie, avevo da veramente fare, avevo grazie. judo, però lo A cancello. posto, come se, guarda, Sì, sì. ho porti cancellato anche tutto le il spade calendario laser? 2023, non sarò più in teatro. Vieni con le spade tu. Sì, spada laser. Perfetto. Bene, dai. Bene allora- ragazzi, che dite? Lanciamo una sigla che ci accompagna per gli ultimi saluti? Tipo, se non so, sono ancora i Primitive lì dietro? Sì, ci sono. Eccoli, i Primitive Mule! Vai, andiamo di sigla, Marta, cosa serve la sigla? Ringraziare tutti di nuovo per la partecipazione, tutti i partner, tutti i giudici, tutti gli studenti e forza avanti tutta con Enactus. Assolutamente, grazie a tutti per essere stati. Si stavano abbracciando, Si stavano abbracciando, affetto, sì, era vabbè. bellissimo. Potete Grazie rifare. all'Università di Padova, a tutti gli sponsor, grazie a voi tutti, alla giuria e ai ragazzi. Ci vediamo l'anno prossimo. Vive Enactus, alla prossima. Ciao a tutti, complimenti. Ferma, un secondo, chi mi riapre il microfono? Ho bisogno un secondo del microfono. Ci sono? Ci sei, Ci ci sei. Ci sono? Ci Ok. sei? C'è un aperitivo adesso organizzato a Villa Nalin, quindi chi vuole partecipare aspettiamo tutti a Villa Nalin. Si è capito, si è capito.